creano un legame di fiducia e di amore fra noi e Dio, un legame che diventa sempre più forte e profondo man mano che l'affidamento è sempre più vero e totale. E la preghiera è importante per superare le zone di ombra procurateci dal dolore. E sono tre i momenti che caratterizzeranno questa preveglia. Tre momenti accompagnati da tre temi. Il primo, la compagnia, l'amicizia con Cristo. Il secondo momento poi è dedicato al coraggio dell'agire. E infine il terzo, cioè la spiritualità e la preghiera. E, come dicevo, tre temi che saranno arricchiti da alcune testimonianze, risuoneranno voci e speranze in molteplici lingue. Giovani di tutto il mondo a Roma nel segno della pace, ragazze e ragazzi arrivati nella capitale per partecipare al loro anno santo. Pensate, provengono da 146 paesi, dall'Europa il 68% delle presenze e poi dal resto dei continenti. Presenti, e questo va sottolineato, anche molti giovani provenienti da zone di teatro e zone teatro di conflitti, dal Libano, dall'Iraq, dal Myanmar, dall'Ucraina, dalla Siria e dal Sud Sudan. Per arrivare qui nella grande area di Tor Vergata, i giovani hanno percorso a piedi 5 chilometri e superato 3 varchi di accesso. E comuni sono le istanze che questi giovani hanno portato nei loro cuori. Hanno chiesto espressamente che si parlasse di speranza, di pace, di risoluzione dei conflitti che ci sono nel Medio Oriente, ma anche in tante altre parti del mondo. Vogliono questi nostri giovani una Chiesa che si schieri e lotti per la pace. Sentiamo cosa questi giovani cantanti stanno proponendo a queste migliaia e migliaia di giovani presenti qui nella spianata di Tor Vergata. Mi fermo per qualche istante. Non io ma Dio, non io ma Dio. Ecco il pane quotidiano sceso in terra e fatto uomo e Dio per noi. Del suo abito regale si è spogliato e fatto carne e Dio con noi. Questo è il miracolo più grande mai avuto sulla terra e Dio in noi. Questo è il miracolo più grande, è Dio in noi. Eucaristia, autostrada per il cielo. Eucaristia, Lui è qui, è presente davvero. Questo pane è il ponte dal cielo. Chi ne mangia non muore in eterno. La nostra meta è... E allora, come dicevo poco fa, i giovani hanno chiesto espressamente che si parlasse di speranza, di pace, e si è pregato per la pace in quasi tutti gli incontri in programma in questa settimana. In particolare vorrei citare l'incontro dei giovani italiani in piazza San Pietro giovedì scorso, il 31 luglio, e si è pregato in particolare per la pace in Terra Santa, a invocare il dono della riconciliazione insieme ai ragazzi arrivati da tutte le diocesi italiane. È stato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, prima della professione di fede presieduta dal cardinale Matteo Zuppi e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. È stato infatti diffuso il videomessaggio in cui il patriarca
ha chiesto ai ragazzi di diventare operatori di pace, capaci di dire con il risorto la pace sia con voi. Una pace, ha sottolineato, che non è solo un augurio, ma è vita vissuta e sperimentata. E come diceva Giovanni Paolo II, la pace è indispensabile affinché gli uomini e i popoli vivano in libertà. La pace è in pari tempo condizionata dalla garanzia che a tutti gli uomini e popoli sia assicurato il diritto alla libertà, alla verità, alla giustizia e all'amore. E la pace deve essere fondata sul senso dell'intangibile dignità umana, sul riconoscimento di una incancellabile e felice uguaglianza fra gli uomini, sul dogma basilare della fraternità umana. E la pace è stata chiesta anche da Papa Leone XIV nella messa di apertura di questo giubileo dedicato ai giovani. I giovani di tutto il mondo a Roma, dunque, nel segno della pace. La pace è opera nostra, essa esige da parte nostra un'azione coraggiosa e solidale, ma la pace è insieme prima di tutto un dono di Dio ed esige la nostra preghiera. I cristiani devono essere in prima linea tra coloro che pregano ogni giorno per la pace e devono anche educare a pregare per la pace. E veniamo a questa preveglia. Sul palco si alterneranno momenti di intrattenimento con musica e testimonianze. E la conduzione sarà affidata a Rudy Zerbi e a Lorena Bianchetti e anche a alcuni colleghi stranieri. Tra i vari ospiti che saliranno sul palco cito il trio italiano conosciuto in tutto il mondo, il Volo, poi il ballerino spagnolo Sergio Bernal e tante altre bande, gruppi musicali giunti da diversi paesi del mondo. Infine avremo anche il piacere e la gioia di ascoltare il coro della diocesi di Roma, diretto da Monsignor Marco Frisina, con circa 450 elementi che animeranno invece i momenti dell'arrivo del Papa e poi la veglia che inizierà intorno alle 20:30, durante la quale 3 giovani rivolgeranno al pontefice alcune domande e avranno come tema l'amicizia, il coraggio, la spiritualità. Al termine della veglia i ragazzi presenti si prepareranno al pernottamento e lo faranno, come abbiamo anche sentito dai nostri inviati, lo faranno con tende e sacchi a pelo. Domenica 3 agosto alle 9 inizierà la Santa Messa presieduta da Papa Leone e con la celebrazione di domani si calerà il sipario su questo giubileo dei giovani. Le centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze che hanno invaso e lo hanno fatto pacificamente la città di Roma faranno ritorno nei loro paesi. Spero in te, si innalzerà in eterno la mia lode. Signore, sono qui, guardami. Signore, sono qui, salvami. Per te io canterò la tua lode, oh Signore. Padre, sono qui, perdonami. Mira me, salva me.
Padre, estoy aquí, perdóname. Señor, estoy aquí, mírame. Señor, estoy aquí, sálvame. Por ti yo cantaré alabanza, Señor. Padre, estoy aquí, perdóname. Padre mio, tu che tutto puoi, accogli questo mio dolore. Donami l'amore, placa il cuore mio, confido in te, Signore, accogli questa mia preghiera, donami la libertà. Thank you, God, for your love. E vedendo veramente tantissimi giovani, mi vengono in mente le parole di Giovanni Paolo II, che diceva: quello che i giovani cercano nei loro incontri è Cristo stesso. In un mondo così confuso, in cui tante certezze crollano, molti giovani scoprono in Cristo un amico di cui fidarsi, una guida sicura, quella roccia su cui possono costruire la propria esistenza. Scoprono nella Chiesa, spesso presentata dai media come una istituzione fredda e lontana dall'uomo, una compagnia di amici che sostiene nel cammino della vita una vera famiglia di dimensione planetaria. Prendete il vostro telefono e cliccate marysmills.org. È facile da ricordare perché Mary, Maria, è la nostra Vergine Maria. Grazie a tutti, adesso io chiamo qui con me la voce bellissima e lui in persona, Erminio Sinni. Buonasera a tutti. Insieme canteremo una canzone che abbiamo scritto anche insieme, che ha vinto come miglior testo. Però prima di presentarla, la presenti tu, vorrei ringraziare Laura Santarelli, perché grazie a lei il tutto è tradotto nella lingua dei segni, perché l'arte e la musica deve essere inclusione. Questo è Padre nostro per questo bellissimo esercito di pace. Svegliarsi già stanchi la mattina, c'è poca luce ma è ora, con la testa bassa ed aspettare che il domani passerà. Ma non passi tu, che anche se mi perdo mi ami tu, mi perdoni sempre tu, mentre mi affido tu non mi abbandoni. Padre nostro che sei nei cieli, io piccola qua giù resto ancora in piedi. Cammino poi sorrido con il cuore, si sveglia forse questo è l'amore. Rallento, respiro, rallento e nella gioia ti sento. Padre nostro che sei nei cieli, io piccolo qua giù, contro ogni previsione resto ancora in piedi. Padre nostro che sei nei cieli, piccola qua
giù le ali. Grazie veramente, grazie. Grazie a Mary Smith. Bellissimo questo canto dedicato a Padre nostro, l'incontro dei giovani con l'amore misericordioso di Dio rivelato attraverso Gesù. E questo il messaggio che ci viene dai tantissimi incontri di questo giubileo dei giovani. La celebrazione odierna e la Santa Messa di domani qui a Tor Vergata offriranno sicuramente a Papa Leone lo spirito, lo spunto di invitare tutti a riflettere sul senso dell'esistenza a imitazione di Cristo Gesù che offre se stesso per la salvezza dell'umanità. Sono tanti i canti, le musiche e le testimonianze che precedono la veglia e la preveglia che avrà inizio tra poco. Voi siete la speranza del Papa, siete la speranza della Chiesa. Così San Giovanni Paolo II nel 1987 a Buenos Aires, davanti a migliaia di giovani festanti, in quella che è stata la prima giornata mondiale della gioventù celebrata fuori Roma. Nasceva così un evento ecclesiale che si è poi ripetuto in varie parti del mondo e che ha visto milioni di giovani testimoniare la propria fede, stringendosi attorno ai papi, prima a Papa Wojtyła, poi a Benedetto XVI, a Papa Francesco ed ora qui, questa sera a Tor Vergata, a Papa Leone XIV. Poco fa una ragazza sul palco citava la Vergine Maria. Ecco, io mi permetto penso di interpretare un po' il pensiero di molti di voi ascoltatori. Vogliamo affidare questi nostri giovani, i giovani di tutto il mondo che spinti dallo Spirito Santo, affidarli a Maria. Proprio loro vogliono essere come lei. Ecco, Vergine Maria, che conosci le sfide quotidiane dei tuoi figli, le insidie del mondo e le tante seduzioni del peccato, sii il loro intercessore celeste in modo che possano sconfiggere il malvagio con la fermezza della fede. I tuoi figli, Beata Vergine Maria, riuniti qui da ogni parte del mondo, vogliono essere fedeli ai tuoi insegnamenti, vivere il mistero dell'Eucaristia e pregare Dio Padre. Alla fine di questo giubileo, allora imploriamo la tua protezione su tutti loro, perché possano essere autentici discepoli e missionari e il regno di giustizia e di pace che tuo Figlio Gesù Cristo ha inaugurato con la sua prima venuta si diffonda su tutta la terra.
E prosegue la carrellata di canti, musiche e testimonianze. Tra poco avrà inizio, come dicevo, la preveglia che sarà condotta da due amici che conosciamo tutti, Rudy Zerbi e Lorena Bianchetti. Saranno 3 momenti che avranno 3 temi. Il primo, lo citavo poco fa, l'amicizia con Cristo, il secondo dedicato al coraggio dell'agire e infine, terzo tema, la spiritualità e la preghiera. Tutto ciò arricchito da testimonianze. Ascolteremo testimonianze di alcuni giovani provenienti da diversi paesi del mondo e poi ecco che stanno facendo il suo ingresso qui sul palco Lorena Bianchetti e Rudy Zerbi. C'è il passaggio di consegna con i 4 presentatori che li hanno preceduti. Grazie al CTV siamo in diretta su ben 135 paesi nel mondo e quindi li accogliamo con il vostro calore e il vostro applauso. Potete seguire naturalmente in diretta questo appuntamento così speciale tramite l'app Vatican Vox, ma insomma ragazzi è tutto pronto, tra poco arriverà il Santo Padre. Noi siamo qui perché insieme vogliamo gridare ancora una volta il nostro desiderio di pace, vogliamo costruire un futuro completamente diverso, un futuro proprio all'insegna della pace, perché noi, voi siete il nostro futuro, sì o no? Da questa postazione è un colpo d'occhio incredibile, c'è un oceano di bellezza e allora lo dicevo, questo pomeriggio sarà caratterizzato da momenti molto intensi, testimonianze, musica, raccoglimento proprio per attendere insieme il Santo Padre. Allora, merci beaucoup, merci aux jeunes francophones. Merci d'être ici. Alors, nous sommes ici aujourd'hui encore une fois parce que nous voulons construire ensemble. E abbiamo sentito la presentazione da parte della collega Lorena Bianchetti, adesso sta salutando i giovani provenienti dalla Francia e dai paesi di lingua francese, dal loro il benvenuto e quindi avremo l'inizio di questo primo momento dedicato all'amicizia con Cristo, i legami che ci hanno fatto sperimentare la speranza ed esercitare la speranza. Come disse Giovanni Paolo II durante il suo pellegrinaggio a Vienna nel settembre dell'83, non c'è naufragio senza speranza, non esiste buio senza stella, nessuna tempesta è senza porto sicuro. E in sottofondo sentiamo invece Rudy Zerbi salutare i giovani di lingua inglese. And we want to shout our desire for peace. This afternoon will be filled with very powerful moments. There will be music, there will be a lot of people telling us very... In inglese sta anticipando il programma di questa preveglia, quindi testimonianza, canti, e quindi ascolteremo un po' di tutto in varie lingue, come accennavo. Adesso in lingua spagnola vengono salutati gli altri gruppi, anche la collega spagnola annuncia il programma della serata, di quanto accadrà prima dell'arrivo di Papa Leone XIV. Y también se habla mucho de que los jóvenes son el futuro, como el Papa Francisco decía, que los jóvenes son el presente y es lo que vamos a vivir hoy en esta jornada. E cita anche Papa Francesco, i giovani sono il futuro della società. Bienvenidos, peregrinos. E allora lo dicevo, sarà un pomeriggio davvero intenso. Rudy, Paola e tutti i colleghi, complimenti ancora, grazie per tutto quello che avete fatto. Davvero è un momento, un appuntamento speciale. Da quella parte come va?
È un oceano di bellezza, un'iniezione di speranza, una speranza concreta, quella che voi state dimostrando. Allora, il pomeriggio sarà all'insegna, come vi dicevo, di testimonianze, musica, raccoglimento, 3 capitoli, 3 momenti, 3 tematiche. Partiamo con l'amicizia con Cristo nella Chiesa, quindi la prossimità, le relazioni con l'altro, e poi ancora il coraggio e infine la spiritualità, la preghiera. Questi saranno i temi che affronteremo nel corso di questo pomeriggio. Allora iniziamo subito con l'amicizia, quella che anche state concretizzando in questo giubileo. E questa amicizia, questa tematica, la introduciamo attraverso delle voci molto importanti. Guardiamole e ascoltiamole insieme. Quindi è stato introdotto il primo tema, quello dell'amicizia. Viene ora introdotto un video, ecco, viene proiettato un video. La speranza è sempre legata al futuro e l'attesa dei beni futuri, cioè virtù cristiana, essa è unita all'attesa di quei beni eterni. Ascoltiamo Giovanni Paolo II. Votre don de vous-même à vie seront authentiques et profonds. Vous serez fils de la lumière et vous deviendrez à votre tour lumière du monde. Sono le parole pronunciate da Papa Wojtyła proprio qui a Tor Vergata nel grande raduno dei giovani. Ecco, mi correggo, anzi ringrazio il collega che mi dice che sono della giornata mondiale del Canada del 2002. Non più servi ma amici. Che cosa è veramente l'amicizia? L'amicizia è una comunione del pensare e del volere. Il Signore ci dice la stessa cosa con grande insistenza. Conosco i miei e i miei conoscono me. Il pastore chiama i suoi per nome. Egli mi conosce per nome. Non sono un qualsiasi essere anonimo nell'infinità dell'universo. Mi conosce in modo del tutto personale ed io conosco Lui. L'amicizia che Egli mi dona può solo significare che anch'io cerchi di conoscere sempre meglio Lui. Compartir su dolor, presentarles a Jesús. La parola di Dio nel libro dei Proverbi ci dice che profumo e incenso allietano il cuore e il consiglio dell'amico addolcisce l'animo. Pensiamo un momento ai nostri amici, alle nostre amiche e ringraziamone il Signore. L'amicizia non è frutto di calcolo e neanche di costrizioni. Nasce spontaneamente quando riconosciamo nell'altro qualcosa di noi. Un vero amico non ti abbandona, nemmeno quando sbagli. Ti corregge, magari ti rimprovera, ma ti perdona e non ti abbandona. E oggi Gesù nel Vangelo ci dice che noi per Lui siamo proprio questo, amici. Persone care al di là di ogni merito e ogni attesa. Il Signore ci vuole bene come amico, ci vuole così, vuole il nostro bene e ci vuole partecipi del suo. Abbiamo sentito i 3 grandi papi che hanno preceduto Leone XIV, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Papa Francesco parlare su appunto il valore dell'amicizia. Amico è la parola più importante che un uomo possa dire a un altro uomo, l'appellativo più profondo,
più ricco e più segreto. Le parole padre, fratello, figlio potrebbero indicare anche soltanto un rapporto biologico. Esso con difficoltà diventa un legame di vera e propria profondità nell'esistenza. Gli esempi però non mancano e sono anche attorno a noi. Rapporti determinati dalla generazione naturale, segnati dalla grazia, diventano amicizia e così moltiplicano quella possibilità di aiuto e di vicinanza che è già iscritta in ogni nesso determinato dalla natura. Al termine dei 3 densissimi anni passati con loro, Gesù dice improvvisamente agli apostoli: Vi chiamo amici perché vi ho detto tutto. Il fondamento dell'amicizia è un segreto partecipato. Un rapporto vero di amicizia non può durare se si fonda soltanto su un interesse particolare. C'è sempre un segreto divino fra gli amici, come già aveva intuito Cicerone, che definiva l'amicizia una comunanza di cose umane e divine. C'è sempre un destino verso cui si corre assieme, un'avventura totale che appassiona e accende ogni giorno la vita. L'amicizia è una grazia, non nasce da un calcolo, accade d'improvviso, come gli amori più veri. Ma mentre gli amori necessitano dell'attrattiva corporea, l'amicizia ne prescinde. Non perché essa sia angelicata, ma perché ha un altro scopo stabilito da Dio, quello di essere una grazia che sostiene ogni realtà istituzionale della vita, accompagna la vocazione alla famiglia come ogni altro tipo di vocazione. L'amicizia, per natura, è disinteressata, o meglio, ha un unico interesse, il bene e la felicità dell'altro. Siccome nessuno di noi è un angelo, anche le amicizie più profonde sono attraversate dalle delusioni e dalle crisi di ogni evento umano. Se il loro fondamento autentico, infatti, rinascono continuamente e sono rafforzate dalle difficoltà. Vi ho chiamati amici perché vi ho detto tutto. Ma cos'è questo tutto che Gesù ha detto ai Suoi, che ha portato loro? La sua comunione con il Padre. Per questo la forma più alta di amicizia che l'uomo possa vivere sulla terra è la comunione cristiana, quando diventa forma della vita quotidiana. Il monastero è nato per questo, per queste sono nate tante comunità, ma anche una famiglia può esserlo, oppure un gruppo di persone unite dalla stessa vocazione, un gruppo di ragazzi che corrono con le motociclette verso la vita che li attende. Quello che voglio dirvi è come una rivincita più chiara e più profonda di quanto si possa pensare sull'apparente inutilità della vita, sull'apparente negatività dei progetti. Chi non l'ha mai provato, chi non lo ha mai sentito e quindi chi non lo ha mai fatto, dà adito di continuo nella vita a cose terribilmente brutte. Le parole sono di Monsignor Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione, e le sue parole sono state interpretate e lette da Federico Lenarduzzi e Alessio Trotta. Grazie ragazzi per averci fatto riascoltare queste parole. Il fondamento dell'amicizia è un segreto partecipato, l'avete ascoltato, l'amicizia è qualcosa di disinteressato, per cui si vuole sempre il bene dell'altro, che è un po' anche quello che cercano di fare, di costruire i prossimi protagonisti su questo palcoscenico. E sì, arriverà in questo momento veramente un'ondata di calore, anzi possiamo dire un vero e proprio sole, come quello che state regalando voi proprio con la vostra presenza qui a Tor Vergata a tutti quanti noi. Loro sono una rock band che ha un percorso di conversione molto, molto preciso e che hanno scelto di mettere al servizio proprio la loro musica, al servizio della promozione dei valori universali e del bene comune. Recentemente hanno vinto il Catholic Music Award, ma non solo, di riconoscimenti ne hanno ricevuti davvero, davvero tanti. Sono sempre presenti nei grandi incontri proprio con i giovani, perché cercano proprio di sostenerli in un percorso di crescita umana importante. Insomma, ragazze, ragazzi, li accogliamo insieme con un grandissimo applauso. Loro sono i The Sun. E questo applauso permette l'ingresso del gruppo The Sun, come è stato annunciato dalla collega Lorena Bianchetti. Sempre più persone
si appassionano ai The Sun perché coniugano in modo innovativo la musica rock, la formazione e l'esperienza personale. Ma ascoltiamoli. passi svelti, mi piace la tua ombra, danza sulla sabbia e lascia un segno sulla terra. Da lungo tempo viaggi, ma la tua meta è certa, hai fatto scelte audaci e hai visto quanto conta. Non so come mai cambiato, mi sento acceso come mai prima, il sole mi illumina la via e il peso. Ho scelto il mio destino, tutta la mia vita è una folle storia e tutta questa voce canta una vittoria. Il fuoco nelle vene che cambia il male in bene, questa è la mia luce e spezza le catene. È più di una leggenda, la gente ancora sogna, resiste a chi la inganna, non si rassegna a chi le impone una vita fasulla. Lo senti il sole che illumina la via e il viso, e questo è il mio destino, tutta la mia vita è una folle storia e tutta questa voce canta una vittoria. Il fuoco nelle vene che cambia il male in bene, questa è la mia luce e spezza le catene. Tutta la mia vita è una folle storia e tutta questa voce canta una vittoria. Il fuoco nelle vene che cambia il male in bene, questa è la mia luce e spezza le catene. Da giovane volevo una vita speciale, qualcosa che mi desse la spinta a continuare. Di certo non pensavo a questa mia missione, ma tutto ora un senso mi dona per amore. Tutta la mia vita è una folle storia e tutta questa voce canta una vittoria. Il fuoco nelle vene che cambia il male in bene, questa è la mia luce e spezza le catene. Tutta la mia vita è una folle storia e tutta questa voce canta una vittoria. Il fuoco nelle vene che cambia il male in bene, questa è la mia luce e spezza le catene, e spezza le catene. Quelli che stiamo ascoltando è il gruppo musicale rock italiano The Sun, un gruppo formatosi a Thiene, in provincia di Vicenza, nel 1997. E tutti noi insieme siamo un'onda perfetta. Mi sento come se aspettassi qualcosa, tu chiama la svolta. Mi faccio 1000 viaggi, ma li tengo nascosti bene, che forse conviene. Ho desideri un po' comuni, un po' folli, si danno il cambio tra virtù e vezze. Ma
Dio qualcosa che non vedo, ma Dio come lo sento. Ho tutto un mondo di speranze e di sogni. Sono illusioni solo se non ci credi. Ma questo è il mio viaggio, un'onda perfetta, dove tutto combacia, anche quando non sembra, dove ogni mattino è una pagina bianca di un nuovo destino, di un nuovo cammino. Sì, questo è il mio viaggio e adesso lo sento, il senso lo trovo in ogni momento, anche quando non voglio, c'è sempre un motivo, mi fido, seguo, con fede lo vivo. The Sun, un gruppo musicale rock che ha raggiunto un successo internazionale e che ha permesso loro di affermarsi tra i gruppi punk rock della scena italiana di inizio millennio, fama che nel 2004 ha valso loro il riconoscimento da parte del MEI come migliore punk band italiana all'estero. Hanno preso parte a centinaia di tour e festival internazionali, facendo da spalla a molti gruppi affermati. Nel 2009, in seguito ad una svolta spirituale, hanno cambiato il nome in The Sun e hanno iniziato a comporre in italiano testi più positivi e riflessivi, come stiamo ascoltando. Grazie! Grazie! Ciao Tor Vergata! Siamo lontani, ma io voglio sentirvi fare un gran casino! L'urlo più forte che potete fare al mio! 1, 2, 3! Di più, voglio sentirvi di più! 1, 2, 3! E invitate a urlare, a farsi sentire. I giovani presenti qui a Tor Vergata rispondono. Il nostro nuovo singolo, La Via dell'Amore, e potete trovare tutti i nostri social e seguirci su The Sun Music. È una grandissima gioia essere qui con voi. Adesso vi faremo una canzone manifesto dei The Sun, perché la vita è il dono più grande. Ognuno di noi è un essere unico e irripetibile. Tutti noi siamo un grande miracolo e c'è una missione scritta nei nostri cuori. Questa è un buon motivo per vivere! C'è sempre un buon motivo per vivere. Sì, un buon motivo. Il sole è una strada, il vento sul mare, una canzone che vale. Abbiamo tutti una luce accesa nel cuore perché c'è sempre un buon motivo per vivere. Avere un sogno a cui dare la tua fatica, il sudore, il silenzio della salita, volere qualcuno con te, imparare a saper perdere, amare, lasciarti amare per vivere. Sì, sarà così, sarà bellissimo, sarà davvero la vita che ci voleva. Sì, sarà così, sarà bellissimo, anche se sarà difficile, sarai quel che ci voleva. C'è sempre un buon motivo per vivere. Dare tutto perché è bello dare. Fare il primo passo senza stare a guardare. Fermarsi per ascoltare, scoprirti a pregare, lasciarti baciare, alzarsi, rialzarsi e perdonare. Oh,
sarà così, sarà bellissimo, anche se sarà difficile, sarai quel che ci voleva, c'è sempre un buon motivo per vivere. Un sogno a cui dare la tua fatica, il sudore, il silenzio della salita, volere qualcuno con te, imparare a saper perdere, credere per vedere e amare, lasciarti amare per vivere, sì sarà così. Sarà davvero la vita che ci voleva, sì sarà così, sarà bellissimo, anche se sarà difficile, sarai quel che ci voleva, c'è sempre un buon motivo per vivere, un buon motivo per ridere, un buon motivo per scrivere, un buon motivo per credere, c'è sempre un buon motivo per vivere. Sì! C'è sempre un buon motivo per vivere, quanto hanno cantato i The Sun, questo gruppo musicale rock italiano, un gruppo formatosi, come ricordavo poc'anzi, a Thiene in provincia di Vicenza nel 1997. Un buon motivo per vivere è quello di amare. L'uomo non può vivere senza amore. E la più grande vocazione dell'uomo è proprio la chiamata all'amore. E a questo momento musicale farà seguito ora una testimonianza. Sono cresciuto, dice Antoine Sinclair, sono cresciuto nella famiglia affettuosa, non ci manca nulla. I miei genitori mi hanno dato un'educazione cristiana, forse non la migliore. Je viens d'une famille chrétienne. L'existence de Dieu pour moi n'a jamais été une question. Mia nonna, prosegue Antoine, vive con noi e la vedo pregare da quando ero piccolo. Je ne le connais pas. Et pour moi, c'est très difficile de continuer ma foi comme ça. Je ne peux pas donner ma vie à un Dieu que je n'ai jamais rencontré. Aveva preparato una sua testimonianza, ma sta parlando a braccio, sta ricordando del suo pellegrinaggio a Lourdes. Nel 2023, ricorda, aveva 17 anni e pieno di tante domande e di inquietudine proprio si reca nella cittadina francese. Il giorno prima non volevo neppure andare per questo, per farvi capire, ma alla fine il soggiorno risulta molto piacevole, sta dicendo Antoine. E durante una veglia di adorazione, dopo essermi confessato, mi sono messo in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento e là il Signore ha parlato al mio cuore e mi ha detto che un giorno vedrò il suo amore. Ce moment a duré quelques minutes. Et depuis, je suis heureux comme je ne l'ai jamais été. Poi, ripartito da Lourdes in pace, alla fine ho incontrato Dio. De rencontrer Jésus. Eh bien, je suis passé de serviteur qui vit sa foi. 3 mesi dopo, prosegue il nostro amico Antoine, arriva l'attesissimo incontro. È una giornata d'estate, sono solo in casa, seduto su una poltrona in salotto,
Non ho nessuna intenzione di pregare, dice, ma chiudo gli occhi. Sono di fronte a Gesù in ginocchio, in un deserto, e Lui mi guarda. Mi sento pieno di amore e di pace. E nel suo sguardo vedo qualcosa di magnifico che non avrei mai finito di contemplare. È durato quasi... è durato qualche minuto. E mi sento la persona più felice del mondo. Et que je ne vois même pas souvent, mais je crois que je l'aime autant. Cette amitié, c'est Jésus. Il veut qu'on la fasse grandir. Cet amour, da questo incontro che ha cambiato la mia vita, di essere amato da sempre e che sono chiamato a unirmi a Cristo per tendere all'amore perfetto verso di Lui e verso gli altri. Allora apriamo i nostri cuori, per quanto diversi, per accogliere l'amore, ha concluso Antoine, e diffonderlo attorno a noi con la grazia di Dio, e ci riusciremo. E questo è un ringraziamento ad Antoine da parte di Lorena Bianchetti. Questa testimonianza l'insegna proprio dell'amicizia con Cristo, questo incontro così tanto atteso. E voi state costruendo delle belle amicizie con questo giubileo? L'impatto da questa postazione è davvero molto, molto forte, tanti colori, tante nazioni, un unico corpo nelle sue specificità, nelle sue bellezze, un unico corpo che chiede appunto la pace, l'amicizia al centro di questo momento. E allora ancora un'altra testimonianza, una testimonianza che ci arriva direttamente dal Brasile. Lui ha 22 anni, fa parte della comunità Shalom, è un percorso di conversione e di incontro con Cristo davvero molto toccante. Lo accogliamo con un applauso, lui è Gustavo Osterno. Welcome. Eu me chamo Gustavo Osterno, sou brasileiro. Onde Mi estão os chiamo brasileiros? Gustavo Osterno, sono brasiliano. Há 22 anos sou consagrado na comunidade Da católica 22 anni Shalom. sono consacrato nella comunità 15 anos cattolica vivi como Shalom, celibatário dove ho vissuto e hoje 15 trilho anni um come caminho celibe come seminarista e oggi seguo un con la cammino di grazia di formazione Deus come chegaria um seminarista dia a ser sacerdote. per diventare con la grazia di Dio un Deus sacerdote. me escolheu para estar aqui para testemunhar a força Dio mi ha scelto per das essere qui a melodias testimoniare la e das forza delle canções melodie e que delle nascem da minha canzoni amizade para che com nascono Ele. dalla mia amicizia con Lui. Melodias que só se escutam Melodie che si quando é ascoltano uma solo verdadeira quando discípulo viviamo come e buscam discepoli e uma amici, verdadeira amizade, appoggiati con intimità al suo diariamente petto. num peito di Jesus, onde descansam os seus Così possiamo amigos. ascoltare e trasmettere al A mondo música la sempre foi potenza para della mim sua um resurrezione. lugar de descanso, refúgio silencioso diante das dores e das Come confusões Santa da minha Teresa che infância desiderava cantare in eterno la misericordia del Signore, anch'io sono stato chiamato a trasformare in canto ciò che i miei occhi contemplano della bontà di Dio nella mia vita. mundo secreto construído só para mim. Ali eu entrava Le sozinho melodie, e gli lançava strumenti, os le meus danze, l'arte in sentimentos, generale formavano un mondo segreto costruito solo per me. num vazio Lì entravo solo ed esprimevo i miei sentimenti, le mie sofferenze, le mie paure, le mie insicurezze, in un vuoto senza fine che acquistava senso quando si trasformava in espressione artistica. um desejo de encontrar o amor verdadeiro. Ma pian piano ho percepito che tutto ciò risvegliava in me un desiderio profondo, il desiderio che qualcuno che fino ad allora mi sembrava impossibile che esistesse. E pela arte foi perdendo o sentido. Quel luogo di solitudine ha così iniziato ad essere abitato da una ricerca ardente, la ricerca dell'amore della mia vita, di qualcuno che mi rendesse veramente felice. E buscar. Cheio de esperança, parti à procura
Con il tempo quel mondo interiore ha perso significato e ho iniziato a vederlo come qualcosa di infantile che aveva segnato solo una fase della mia vita. Ho pensato che era ora di lasciarmi tutto alle spalle e uscire alla ricerca, consapevole o no, di quell'amore che la mia anima cantava in segreto. Pieno di speranza sono partito alla ricerca di quell'amore, ma ho finito con l'intonare i cantici della mia anima nei luoghi sbagliati, nelle feste, nell'alcol, nei piaceri passeggeri, nella libertà senza meta, credendo che fare tutto a modo mio quando volevo sarebbe stato sufficiente. È stato così che ho sperperato i miei beni, la mia dignità e le mie forze, fino a ritrovarmi in una palude di errori e di ferite. Ferite che non riguardavano solo me, ma anche la mia famiglia e i miei amici. Sono arrivato a un punto in cui non credevo più nell'esistenza di quell'amore che per tanti anni la mia anima aveva desiderato. Mi sono ricordato allora dei discepoli di Emmaus, dopo aver visto i miracoli, aver camminato con Gesù, lo vedono morire su una croce, una morte riservata ai peggiori criminali. Come loro, anch'io pensavo che fosse tutto finito. La speranza che avevo dentro di me era morta, e nel peggiore dei modi. Ho cominciato a vagare senza una meta, senza una direzione, e le canzoni che prima parlavano di vita hanno incominciato a parlare di morte. Così, in modo sorprendente, forse nel luogo in cui meno immaginavo di trovarlo, in ginocchio, con il cuore disperato e deluso di tutti gli amori di questo mondo, è stato in un momento in adorazione come quello che stiamo vivendo oggi, che i miei occhi si sono aperti per riconoscere Gesù Cristo come il vero amore della mia vita. E questa era la testimonianza di un giovane brasiliano. Anche da questa postazione sono delle testimonianze molto forti di vita vissuta, lo avete ascoltato, una vita che ha richiesto inevitabilmente tante scelte come quelle a cui siete chiamati anche tutti quanti voi. Ancora un saluto anche a tutte le persone che ci stanno seguendo in diretta tramite il CTV in 135 paesi del mondo, perché questo incontro ha inevitabilmente un sapore internazionale. Ma intanto vogliamo far sentire la voce di Tor Vergata proprio a queste persone che ci seguono a caso tramite l'app, lo ricordo, Vatican Vox. Eccolo l'applauso in questo oceano proprio di bellezza. E allora proseguiamo con la musica. Si tratta di una pop rock band che è attiva e protagonista in ben 40 continenti dal 1998. Anche loro hanno scelto la musica come strumento di evangelizzazione per portare proprio un messaggio di pace, messaggio di resurrezione proprio di Cristo. E allora ci faranno ascoltare i brani che sono tipici del loro repertorio. Li accogliamo con un applauso. Si tratta dei Missionario Shalom. Existe tempo aqui pra voltar e arrancar, pra chorar e pra sorrir, para pá, 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 pá. Pra nascer e pra morrer, pra sarar e pra ferir, desfazer e construir. Jubileu, prepara pra tirar o pé do chão, mas tudo que Deus faz, sentido terá. Tudo que Deus faz tem um Gabriel, para, 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 para,
E abbiamo ascoltato il missionario Shalom, che ha come missione principale quello di essere uno straripamento del carisma Shalom nella sua attività missionaria in Brasile e nel mondo, varcando frontiere, superando i confini e aprendo nuovi orizzonti per raggiungere l'uomo assetato di pace. Ma ascoltiamoli. Latino-americano sou, peregrino nesse mundo sou, eleito pelo teu amor, leva-me, Senhor. Sou latino-americano sou, peregrino nesse mundo sou, eleito pelo teu amor. Jubileu. Alça a mano, juventude. Eis-me aqui, sou teu servo, Senhor, faz de mim o que você quiser. Tua vontade é minha felicidade. Sou teu servo, Senhor, faz de mim o que você quiser, pois pra mim tua vontade é minha felicidade. Manos arriba, jubileu aqui, ó. Oh, 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 oh. Vamos aqui, eis-me aqui. Oh, 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 oh. E se me manda pra direita, se me manda pra esquerda, vou. À frente tu está, Senhor, por onde você for eu vou. Se me manda pra direita, vou. Se me manda pra esquerda, vou. À frente tu está, Senhor, por onde você for eu vou. Soy latinoamericano, soy peregrino en este mundo, soy elegido por tu amor, llévame, Señor. Soy latinoamericano, soy peregrino en este mundo, soy elegido por tu amor, llévame, Señor. Put your hands up, come on. Heme aquí, soy todo tuyo, Señor, haz de mí lo que deseas, pues para mí tu voluntad es mi felicidad. Soy todo tuyo, Señor, haz de mí lo que deseas, pues para mí tu voluntad. Manos arriba, manos arriba. Oh, 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 oh. Heme aquí, heme aquí. Oh, 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 oh. Si mires a la derecha voy, si me mandas a la izquierda voy. Enfrente tú estás, Señor, a donde tú vayas yo voy. Si mires a la derecha voy, si me mandas a la izquierda voy. Enfrente tú estás, Señor, a donde tú vayas voy. Eis-me aqui. És minha felicidade, Deus. Soy todo tuyo, Señor, haz de mí lo que deseas, pues para mí tu voluntad es mi felicidad. E ci ha coinvolto tutti il missionario Shalom, non soltanto i giovani presenti, ma anche i meno giovani come me. E mossi dal desiderio di far conoscere sempre più l'amore di Dio, il missionario Shalom cerca nei propri spettacoli e nelle produzioni musicali forme audaci di evangelizzazione, trasformando le esperienze dei santi e dei missionari in canzoni al fine di risvegliare nei giovani lo stesso desiderio di donare la propria vita per amore a Dio. Com oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quem ama
igreja, ergue o braço aí. Quero corresponder com a oferta do meu viver ao apelo de Deus em meu coração. A humanidade a chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Eu quero fitar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar por amor a Deus. Gastar os meus dias, minha juventude por amor. Pelos jovens, pelos homens, me consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia de viver pelos jovens, pelos homens, minha alegria e meu sofrer pela igreja, pelos jovens, pelos homens, por cada momento de viver. If you wanna keep your life, if you wanna consecrate your life, put your hands up and pray with us. Estamos aquí, jóvenes, porque queremos ofrecer a nuestras vidas con amor, por la voluntad de Dios para nosotros. Este es nuestro regalo, Señor, nuestra vida ofrecida en amor por ti. Quero fitar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar por amor a Deus. Quero fitar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Eu consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, cada dia de viver. Pelos jovens, pelos homens, minha alegria em meu sofrer. Pela igreja, pelos jovens, por cada homem, hei de E abbiamo ascoltato il Missionario Shalom, gruppo musicale brasiliano che cerca di compiere la sua missione annunciando al mondo la pace che è Cristo, donando la propria vita per amore a Dio, alla Chiesa, ai giovani e agli uomini. Ancora un canto da parte del missionario Shalom. No, ci hanno ripensato. Ascoltiamo adesso Lorena Bianchetti che introduce il nostro secondo momento
secondo tema, il coraggio dell'agire. Come va innanzitutto? Bene, allora vi invito, perché tra un'ora e mezza sarà tra noi Papa Leone, quindi vi invito davvero a cominciare a liberare i corridoi, ad entrare nelle vostre postazioni, nei vostri settori, così in modo tale da poterlo abbracciare meglio da parte nostra. Vi invito anche a scaricare l'app Vatican Vox, così potrete seguire in diretta appunto tutto quello che sta accadendo nel corso di questo pomeriggio. Nel frattempo tante bandiere, ma spiccano anche quelle coreane, perché ragazze e ragazzi, nel 2027 ci attende un altro appuntamento come questo, importante e significativo, Giornata Mondiale della Gioventù in Corea. E allora fermiamoci un attimo anche per questo appuntamento, lo facciamo attraverso un filmato. In the midst of the life we E face, anche we in often find ourselves questo overwhelmed caso viene proiettato un video che annuncia il secondo tema, come già anticipato, dedicato al coraggio dell'agire. Sarà citata anche la giornata mondiale del 2027 a Seul. Abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. E questo è il tema scelto da Papa Francesco per la giornata mondiale della gioventù, che, ripeto, avrà luogo a Seul nel 2027. Il versetto tratto dal Vangelo di Giovanni appartiene al cosiddetto discorso di addio, in cui Gesù prepara i discepoli a vivere il mistero della passione, della morte, nella certezza però della risurrezione. they embraced the cross and with the courage of martyrs remained faithful to the truth. That same courage has been passed down through the turbulent tides of Korea's modern history, empowering each generation to walk Quello steadfastly. in Corea sarà un viaggio significativo in cui i giovani, uniti a Gesù Cristo, rifletteranno e discuteranno sulle sfide moderne e sulle ingiustizie che devono affrontare. È una celebrazione che permetterà a tutti di sperimentare la cultura vibrante ed energica, cultura creata dai giovani coreani. Attraverso questo viaggio collettivo i pellegrini della GMG diventeranno missionari coraggiosi, ispirati a vivere la gioia del Vangelo che hanno trovato. Ed è con noi Estelle Kim insieme ad altre sue compagne di viaggio. Welcome! Are you ready for the appointment? I hope you liked the video. Did it make you want Lorena ha to come dato to il Korea? benvenuto ad alcuni giovani coreani presenti a questo giubileo dei giovani. So, as you saw in the video, that the theme for the next WID is take courage. I Ripeto, have sarà overcome the Seul world. ad ospitare la prossima giornata mondiale della gioventù in programma nel 2027. Prefer do not be afraid because when I am frightened and I have too many worries going around in my head, this verse, do not be afraid, would make me be less afraid. But now I know why this theme has come into my life. Yes, so. Yeah, thank you very much. Thank you to everybody. We're waiting for Korea. Thank you. E il saluto, l'applauso per loro, appuntamento quindi nel 2027 proprio in Corea. Grazie. Intanto, ragazze e ragazzi, chiedo veramente col cuore la vostra collaborazione, perché sono passate da poco le 6, tra un'ora e mezza Papa Leone XIV sarà tra noi. Vi prego veramente con tutto il cuore di liberare i corridoi.
di entrare nei vostri settori per facilitare appunto il passaggio proprio del Papa, per poter fare in modo che il Papa riesca ad abbracciare tutti noi. Quindi ancora una volta vi invito a liberare i corridoi e ad entrare nei vostri settori. Fiduciosa di questa collaborazione, ancora l'applauso per le nostre amiche della Corea, ma non finisce qui, ve lo dicevo, siamo in attesa appunto dell'arrivo di Papa Leone, che tra un'ora e mezzo sarà proprio tra noi. Non finisce qua, il primo tema era l'amicizia, il secondo tema il coraggio, e a raccontarcelo, a introdurcelo, un amico di tutti quanti noi, uno straordinario professionista che tra qualche istante ci raggiunge. Invece, you can go, thank you. Okay, you can continue. Okay, so like I said, I now understand why this theme has come into my life, because when I hear "take courage, I have overcome the world," it gives me a little tiny push in my heart to take a step C'è un forward. piccolo cambiamento di programma, doveva un attore leggere il tema di questo nostro secondo momento dedicato al coraggio dell'agire. Quando qualcuno agisce si mette in gioco, e tutto ciò che avviene tra il giorno della nascita e quello della morte di ognuno di noi è, per così dire, una grande prova, l'esame della nostra umanità. Abbiamo visto poco fa il video dedicato alla prossima giornata mondiale della gioventù, ed è proprio quella che sentite in sottofondo è la voce di una giovane coreana che sta testimoniando la sua presenza qui a Tor Vergata. E brevemente vi ricordo che il logo delle giornate mondiali di Seul sarà una croce ispirata all'arte tradizionale coreana, fatta di due pennellate, rivolta una in alto e una in basso, a simboleggiare così il legame tra cielo e terra e il compimento della volontà di Dio. Il blu e il rosso sono i colori questi della bandiera coreana, richiamano rispettivamente la vitalità dei giovani e il sangue dei martiri, riferimento dunque al tema del coraggio, mentre il giallo che brilla dietro la croce rappresenta Cristo, luce del mondo. Just like love starts unintentionally. And when you love someone, you become courageous because their safety and their happiness comes before yours. But to love someone in the first place, you have to meet them and spend time with them. Ed è ancora la testimonianza della giovane coreana. Dio si avvicina all'uomo perché l'uomo si incontri con lui e diventi fedele a questo incontro, perché in esso rimanga fino alla fine. Ancora il ringraziamento di Lorena Bianchetti alle nostre ospiti coreane. Ancora l'invito. Abbiamo ascoltato quindi l'appuntamento nel 2027 in un paese così significativo, inevitabilmente per tutti quanti noi. Vi invito ancora una volta a liberare i corridoi, perché tra pochissimo Papa Leone sarà tra noi, quindi entrate pure nei vostri settori in modo da facilitare l'abbraccio del pontefice proprio a tutti i ragazzi, a tutti noi presenti. Non finisce qui, ve lo dicevo, il primo tema è stato l'amicizia, il secondo il coraggio, quello necessario per costruire un futuro di pace. A raccontarci ed approfondire questo tema un amico di tutti quanti noi, lo accogliamo con un applauso, Rudy Zerbi! Ciao a tutti! Passaggio di testimone! Ciao, a dopo! Ciao, ciao, ciao! Hello everybody, ciao a tutti! Siamo molto felici perché siamo davvero tanti. Vi do una bella notizia, stiamo raggiungendo il 1 milione di persone, siete tutti voi! Ed è un momento molto importante, tanto importante, perché adesso parliamo di coraggio di agire. We are talking about the courage to act. C'è un video per noi.
E il secondo tema, come abbiamo sentito dalla voce di Rudy Zerbi, è proprio il coraggio dell'agire. E il video introduce il tema. È Gesù che cercate, è Gesù che cercate quando sognate di felicità. È Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate. È Gesù che suscita in voi il desiderio di fare della vostra vita qualcosa di grande, la volontà di seguire un ideale, il rifiuto di lasciarvi inghiottire dalla mediocrità, il coraggio di impegnarvi con umiltà e perseveranza per migliorare voi stessi e la società, rendendola più umana e più fraterna. È Lui. Per questo vi dico, non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo alla fila. Non accontentatevi del passo prudente di chi si accoda in fondo alla fila. Ci vuole il coraggio di rischiare un salto in avanti, un balzo audace e temerario per sognare e realizzare come Gesù il regno di Dio e impegnarvi per un'umanità più fraterna. Abbiamo bisogno di fratellanza. Rischiate, andate avanti. Sarò felice di vedervi correre più forte di chi nella Chiesa è un po' lento e timoroso, attratti da quel volto tanto amato che adoriamo nella Santa Eucaristia e riconosciamo nella carne del fratello sofferente. Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti. Vorrei dire specialmente ai giovani di non aspettare, ma di rispondere con entusiasmo al Signore che ci chiama a lavorare nella sua vigna. Non rimandare, rimboccati le maniche, perché il Signore è generoso e non sarai deluso. Lavorando nella sua vigna troverai una risposta a quella domanda profonda che porti dentro di te. Che senso ha la mia vita? Cari fratelli e sorelle, non scoraggiamoci. Anche nei momenti bui della vita, quando il tempo passa senza darci le risposte che cerchiamo, chiediamo al Signore che esca ancora e che ci raggiunga là dove lo stiamo aspettando. Il Signore è generoso e verrà presto. È il video proiettato che ha introdotto il secondo tema, cioè il coraggio, ha visto protagonisti Giovanni Paolo II, Papa Francesco e Papa Leone. Ma ascoltiamo la lettura da parte di un attore. Ed era venuto il giorno in cui mi trovavo nudo davanti a me stesso e sotto le rampogne della mia coscienza. Dov'è la tua loquacità? Tu proprio andavi dicendo che rifiutavi di sbarazzarti del tuo bagaglio di vanità per l'incertezza del vero. Ecco, ora il vero è certo e la vanità ti opprime ancora. A spalle più libere delle tue spuntarono le ali senza che si fosse consumato nella ricerca di una meditazione di oltre un decennio su questi problemi. Così mi rodevo in cuore e mi sentivo violentemente turbare da un'orrenda vergogna. Ah, cosa non dissi contro di me? Di quali colpi non flagellai la mia anima con le verghe dei pensieri affinché mi seguisse nei miei sforzi per camminare sulle tue orme? Recalcitrava, ricusava e non si scusava. Tutti gli argomenti erano stati sfruttati e confutati. Non le rimaneva che un'ansia muta, come la morte temeva di essere costretta a ritirarsi dal flusso della consuetudine, che la corrompeva fino a morirne.
Io fremevo nello spirito, sdegnato dal più torbido sdegno, perché non andavo verso la tua volontà e la tua alleanza, Dio mio, verso le quali tutte le mie ossa gridavano che si doveva andare, esaltandole con lodi fino al cielo. E là non si andava con navi o carrozze o passi, nemmeno i pochi con cui ero andato dalla casa al luogo dove eravamo seduti. L'andare, non solo, ma pure arrivare colà, non era altro che il volere di andare, però un volere vigoroso e totale, non i rigiri e i sussulti di una volontà mezzo ferita nella lotta di una parte di sé che si alzava contro l'altra che cadeva. Ammalato nello spirito di questa malattia, mi tormentavo fra le accuse che mi rivolgevo da solo, sempre più aspre del solito, e i rigiri e le convulsioni entro la mia catena, che ancora non si spezzava del tutto, che sottile ormai mi teneva, ma pure mi teneva. Tu, Signore, non mi davi tregua nel mio segreto. Con severa misericordia raddoppiavi le sferzate del timore e del pudore per impedire un nuovo rilassamento che, invece di spezzare quel solo esiguo e tenue legame, l'avrebbe rinvigorito da capo. Mi dicevo fra me e me, su, ora è il momento di agire. A parole ero ormai incamminato verso la decisione e stavo già quasi per agire, e non agivo. Esitavo a morire alla morte e a vivere alla vita. Aveva maggior potere su di me il male inoculato che il bene inusitato. L'istante stesso dell'attesa trasformazione, quanto più si avvicinava, tanto più atterriva, non al punto di ributtarmi indietro e farmi deviare, ma sì di tenermi sospeso. A trattenermi erano le frivolezze delle frivolezze, le vanità delle vanità, antiche amiche mie, che mi tiravano di sotto la veste di carne e sussurravano a bassa voce: Tu ci congedi? Da questo momento non saremo più con te eternamente. Da questo momento non ti sarà più concesso di fare questo e quell'altro eternamente. Anziché contrastare, diciamo così, a viso aperto, venendomi innanzi, parevano bisbigliare dietro le spalle, quasi mi pizzicavano di soppiatto mentre fuggivo, per farmi volgere indietro lo sguardo. Così, però, mi attardavano, poiché indugiavo a staccarmi e scuotermi da esse, per balzare ove tu mi chiamavi. L'abitudine, tenace, mi diceva: Pensi di poterne fare a meno? Quando dal più segreto fondo della mia anima l'alta meditazione ebbe tratto e ammassato tutta la mia miseria davanti agli occhi del mio cuore, scoppiò una tempesta ingente, grondante un'ingente pioggia di lacrime. Dilagarono i fiumi dei miei occhi, sacrificio gradevole per te, e ti parlai a lungo, se non in questi termini, in questo senso. E tu, Signore, fino a quando? Fino a quando, Signore? Sarai irritato fino alla fine? Dimentica le nostre passate iniquità. Sentendomene ancora trattenuto, lanciavo grida disperate. Per quanto tempo? Per quanto tempo il domani e domani? Perché non subito? Perché non in quest'ora, la fine della mia vergogna? Così parlavo e piangevo nell'amarezza sconfinata del mio cuore affranto. A un tratto, dalla casa vicina mi giunge una voce che diceva, ripetendo più volte: Prendi e leggi. Prendi e leggi. Così afferrai il libro dell'Apostolo, lo aprì e lessi tacito il primo versetto su cui mi caddero gli occhi. Diceva: non nelle crapule e nelle ebbrezze, non negli amplessi e nelle impudicizie, non nelle contese e nelle invidie, ma rivestitevi del Signore Gesù Cristo, né assecondate la carne nelle sue concupiscenze. Non volli leggere oltre, né mi occorreva. Appena terminata, infatti, la lettura di questa frase, una luce quasi di certezza penetrò nel mio cuore e tutte le tenebre del dubbio si dissiparono. Gettati in Dio, senza timore. Egli non si tirerà indietro per farti cadere. Gettati tranquillo, egli ti accoglierà e ti guarirà. Grazie ad Alessio, grazie a Federico, grazie a Sofia, grazie mille per questa bellissima testimonianza. Grazie a voi. Un applauso anche per loro. Grazie. Adesso sono molto felice ed emozionato di presentarvi uno straordinario artista
che è stato nominato per il Grammy Award tantissime volte, ha vinto un sacco di premi importanti in tutto il mondo, è amato ovunque e sono sicuro che la maggior parte di voi già la conosce. Most of you knows this extraordinary artist, multi-Grammy nominee and with lots of awards and lot of beautiful songs, accompagnato dai Reale. Please welcome accompagnato dai Reali, scusatemi, che poi saranno con noi, Mr. Matt Maher. How we doing, church? From all around the world, here in the Eternal City, to lift up one name, worship one God who is Father, Son, and Spirit. Fin dal suo debutto nel 2008, Matt Maher è diventato un punto fermo nella comunità artistica e dei cantautori. Come ha ricordato Rudy Zerbi, 9 volte candidato ai Grammy e 6 volte vincitore. Ha ottenuto numerosi successi radiofonici, scrivendo numerose canzoni. Ma ascoltiamoli insieme. On earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done. On earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us, as we forgive the ones who sin against us. Forgive them, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Let your kingdom come. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done. On earth as in heaven, right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done. On earth as in heaven, right here in my heart. Give us this day our daily bread. Forgive us, as we forgive the ones who sin against us. Forgive them, and lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Let your kingdom come. I first be to do. It's yours, you say. All yours. The kingdom, the power, the glory are yours. Sing it with me. It's yours. All yours. Forever and ever. The kingdom is yours. It's yours. It's yours. All yours. All yours. The kingdom, the power, the glory are yours. It's yours. It's yours. All yours. All yours. Forever and ever. The kingdom is yours. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done. On earth as in heaven. Right here in my heart. Father, let your kingdom come. Father, let your will be done. On earth as in heaven. Right here in my heart. On earth as in heaven. Right here in my heart. 'Cause it's yours. E Matt Maher, scritto numerosi brani, questo cantante per numerosi artisti, e ha partecipato a grandi eventi cattolici ed evangelici, inclusi anche diversi festival della Giornata Mondiale della Gioventù. E questa sera qui a Tor Vergata, questa preveglia di Tor Vergata. Lord, I come, I confess, bowing here
I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Will you pray with me? Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour, I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. The sinner runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Oh, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. See now, Lord, I need you. Every hour, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. E lo statunitense Matt Mayer ha arricchito questo nostro secondo momento dedicato al tema del coraggio, dell'agire. Mi ha raggiunto in studio il collega Martin Esposito, do il benvenuto che ci aiuterà nelle tradizioni. E ancora un canto da parte di Matt Mayer e subito dopo invece ascolteremo la testimonianza di una giovane italiana, Olimpia Iacono. Let me hear you sing that. What holds your heart? What stirs your soul? What matters come to mind? The cares you keep, the thoughts you think. It's not a wasted time. You seek and you will find. Joy still comes in the morning. Hope still walks with the hurting. If you're still alive and breathing, you say, praise the Lord. Don't stop dancing.
E i giovani presenti qui a Tor Vergata sembrano gradire l'esibizione di Matt Mayer, li vedo tutti coinvolti, trascinati dalla sua musica. E io coinvolgo subito il collega Martin Esposito. Il tema dominante di queste canzoni, cosa canta il nostro Matt Mayer? Cerca e troverai, cerca il bambino dentro di te, lodate il Signore, sognate, ballate. Questa è una notizia che vale la pena far circolare, la buona notizia, la buona novella. Grazie. Still good news worth repeating. So lift your head and keep singing. Praise the Lord. Come on and praise the Lord. Our first meeting you. Let everything praise the Lord. Let everything in the working, let everything in the waiting, let it praise the Lord. Let everything in the blessing, let everything in the breaking, come on, praise the Lord. Let everything in the dying, the rising, let it praise the Lord. Martin, ancora ti coinvolgo. Tu conosci Matt Mayer, questo cantante che stiamo ascoltando? Ma ha già menzionato il suo debutto nel 2008, però va senz'altro ricordato che i brani interpretati sono veramente numerosi, in collaborazione con i Crowder, con gli Hillsong, con i Casting Crows, Chris Tomlin, We Are Messengers, eccetera. Ce ne sono tantissimi, sono tutti titoli presenti nella top 500 della classifica della musica cattolica, 11 milioni di ascolti, e ha pubblicato 13 album in studio, tra cui un candidato ai Grammy nel 2017, ma è un artista multiforme. Vediamo anche un album natalizio e addirittura un libro per bambini, entrambi si intitolano The Advent of Christmas, un libro appunto natalizio insieme a dei canti natalizi. Grazie per queste tue informazioni preziosissime. Wow, Mr. Matt Mayer, grazie anche ai musicisti, grazie ai Reale che rivedremo tra pochissimo. Thank you very much, Mr. Matt Mayer. E adesso una importantissima testimonianza, do il benvenuto a Olimpia Iacono. Buonasera a tutti, sono Olimpia, sono un medico, internista, vengo da Ischia. Lì lavoro in ospedale e quando non lavoro vado a Napoli, dove collaboro con la pastorale universitaria. Ho sempre avuto una vita bella, vengo da una famiglia che mi ama. A 19 anni sono andata a studiare medicina a Chieti e il periodo dell'università è stato bello. Ero fidanzata, gli esami andavano bene, collaboravo con la pastorale universitaria anche lì e mi sentivo figlia amata dal padre. Tutto andava bene e quindi non avevo grandi scelte da fare. Nel 2018 mi sono laureata e in quell'anno ci sono stati 2 cambiamenti. Il mio fidanzamento dopo 11 anni finì e io, che volevo restare a Chieti per la specializzazione, vinsi il concorso per Napoli, per cui mi sentii disorientata. Ad ottobre di quell'anno andai in Argentina per un mese per un'esperienza di volontariato con un medico che si occupa di cure palliative, il dottor Mattias Nahun. Una sera venne organizzato un momento di preghiera in cui si meditava la scena del cieco di Gerico. Chi guidava la preghiera ci chiese di immaginare Gesù davanti a noi che ci chiedeva: cosa vuoi che io faccia per te? E io avevo il dubbio
che il mio futuro non fosse come lo avevo immaginato, però avevo la certezza che Dio Padre stava preparando qualcosa per me. Per cui feci nel mio cuore questa preghiera: mostrami, Signore, la tua volontà per me. E in quel momento Mattias, mosso dallo Spirito Santo, mi sussurrò all'orecchio: El Señor te eligió para amar. E cioè il Signore ti ha scelta per amare. Io pensavo alla vocazione come quella del medico o della moglie, ma non avevo mai considerato la vocazione a cui è chiamato ogni cristiano, la vocazione all'amore. Ci pensai qualche giorno e decisi di rispondere di sì a questa proposta. Volevo fare una sorpresa a Dio. Era il 4 novembre 2018 quando gli presentai il mio sì, e quella domenica la parola del giorno era: tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze, e il prossimo tuo come te stesso. Ti amo, Signore, mia roccia, Signore, mia forza e mio liberatore. E cosa vuol dire amare? Questa è una domanda che mi abita ogni giorno. Vi racconto un episodio breve. Un anno fa è stato ricoverato nel mio reparto per un mese Francesco, un cinquantenne con un tumore avanzato, ormai terminale. Come si fa ad amare uno che non conosci e che sta morendo? Pensai che amarlo significasse trascorrere del tempo con lui, cosa che feci. E in una chiacchierata lui mi confidò alcune cose brutte del suo passato di cui non andava fiero e capì che aveva bisogno di liberarsi di quei pesi. Per cui avvisai il cappellano dell'ospedale, che subito accorse, e nei giorni successivi noi gli facevamo visita insieme. Un giorno Francesco ci chiese, ci disse che pensava di non avere accesso al paradiso poiché non era stato cresimato, pensava che la cresima fosse un requisito necessario. Don Antonio gli spiegò che le cose non stanno così e gli chiese se lui volesse ricevere questo sacramento. E Francesco rispose: sì, perché quando quel momento arriverà io voglio essere pronto. E così in quella stanza di ospedale Francesco ha ricevuto la cresima. Mancavano pochi giorni al suo compleanno e io gli chiesi quale desiderio avesse per questo giorno e lui mi rispose che voleva un po' di sollievo da quella sofferenza. Il 21 febbraio, giorno del compleanno di Francesco, mi arriva questo messaggio di Don Antonio: oggi Francesco è entrato nell'eternità. E quel mese di degenza, che era un tempo di apparente inutile sofferenza, in realtà è stato un tempo abitato da Cristo, durante il quale Francesco si è preparato al suo incontro definitivo col Padre e io ho imparato una cosa in più sull'amore. Don Luigi Giussani una volta ha detto: essere amati significa essere guardati per il proprio destino. E qual è il destino di ciascuno di noi? Cristo. Il nostro cuore è fatto per Lui. Grazie. Grazie tantissimo, grazie Olimpia. E abbiamo ascoltato la bellissima testimonianza della giovane italiana Olimpia Iacono, medico che ha raccontato la sua chiamata. Anche lei ha parlato di amore. L'uomo, ha ribadito, non può vivere senza amore. Grazie tantissimo. È arrivato il momento di dare il benvenuto a un'altra straordinaria persona, te lo voglio dire, essere umano straordinario. Un applauso per Alessandro Gallo. Grazie, ciao, spero di arrivare all'ultimo schermo, perché noi siamo quelli dell'ultimo schermo. Allora, mi chiamo Alessandro, faccio parte di un bel progetto di evangelizzazione attraverso la musica che si chiama Reale, e sono molto felice di essere qui oggi, e sono felice perché volevo dirvi: non abbiate paura di cadere, non abbiate paura anche di un po' di tenebra, perché Dio ha vinto quella tenebra e arriva anche lì, e io oggi ne sono testimone.
La mia vita è passata da un'adolescenza inquieta alla ricerca, esattamente come la vostra. E se oggi siete qui è già un piccolo miracolo, non importa come ci siete arrivati. La mia vita è stata una continua ricerca della felicità, purtroppo nel modo più sbagliato possibile, più lontano da Dio possibile, perché mi sembrava un Dio molto ingombrante. Ecco, se posso lasciarvi qualcosa è la testimonianza che anche nelle tenebre più profonde, anche nella caduta più sbagliata, anche quando pensate che non ci siano più soluzioni, ecco, Dio risponde, e risponde non in modo metafisico, non con delle cose fenomenali, ma attraverso le relazioni. Quindi voi oggi siete privilegiati, siete arrivati qui con degli amici, con dei sacerdoti, con dei compagni di viaggio. Ecco, io non ho avuto in quel momento quella fortuna, ma ho incontrato una suora, Madre Elvira, fondatrice della comunità Cenacolo, che gratuitamente mi ha accolto nella sua comunità e mi ha dato una seconda, una terza, una quarta, una quinta possibilità di rinascere, e mi ha fatto innamorare della figura di Gesù Cristo, tanto che mi sono detto: come mai nessuno me ne ha mai parlato quando io ero nelle tenebre? Ecco perché oggi, dopo più di 20 anni che sono uscito dalla comunità insieme ad alcuni amici, abbiamo deciso di dedicare la nostra vita a raccontare ai giovani in particolare la bellezza del cammino di fede attraverso la musica, sfruttando il dono che Dio ci ha dato per raccontare questa risurrezione. Siamo felici di essere qua e di raccontarvi la nostra storia dalle tenebre alla luce attraverso la musica. Grazie! Reale! Allora ascoltiamo adesso il gruppo musicale Reale, dalla droga, dalla strada, dalla notte, dalla ricerca forsennata di senso e di felicità che nascono poi appunto i Reale, quando la corsa di Alessandro Gallo, che abbiamo appena ascoltato, negli anni 90, tossicodipendente, impatta nell'abbraccio di Madre Elvira nella comunità Cenacolo, la rabbia si trasforma in curiosità, l'odio in stima, il giudizio in conoscenza e il bisogno di felicità in cammino di fede. La preghiera proposta da Madre Elvira, che ha citato il nostro amico Alessandro Gallo, quando la preghiera proposta da Madre Elvira è un atto libero di servizio concreto e affascina per la prima volta il giovane, e così intravede il messaggio di Gesù. C'è una comunicazione, ma ascoltiamo. Molto importante che devo fare. Vi chiedo un attimo di attenzione generale ovunque voi siate. Abbiamo bisogno che ognuno di voi rientri e torni nei propri settori. È una comunicazione di servizio, riguarda i giovani presenti qui a Tor Vergata, vengono richiamati ai loro settori per dare la possibilità a Papa Leone, alla Papa Mobile, di passare lungo le corsie transennate e quindi i giovani ricevere l'abbraccio del pontefice. Quindi si tratta di una comunicazione di servizio. Tra poco allora ascolteremo il gruppo musicale Reale. Per far arrivare Sua Santità, che deve arrivare qui, ma se voi non state dove dovete stare, questo non può accadere. Quindi per favore usiamo questi minuti per ristabilire l'ordine, che è fondamentale. Grazie a tutti, mi raccomando, fate quello che vi stiamo chiedendo, è fondamentale per l'arrivo di Papa Leone. Reale! Dai che questa la sapete tutti, cantiamola insieme! Della libertà, quella vera, batte dentro di te.
risvegliarsi un mattino col sole dopo un lungo inverno. Nel soffrire, mio Signore, ho incontrato te, Dio amore, nel perdono, nel gioire, ho capito che sei luce per me. Signore, sono qui per dirti ancora sì. Luce, fammi scoppiare di gioia di vivere. Luce, fammi strumento per portare attorno a me. Luce, e chi è vicino a me sappia che tutto in te è luce. Voglio ringraziarti, Signore, per la vita che mi hai ridonato. So che sei nell'amore degli amici che ora ho incontrato. Nel soffrire, mio Signore, ho incontrato te, di amore, nel perdono, nel gioire, ho capito che sei luce per me. Signore, sono qui per dirti ancora sì. Luce, fammi scoppiare di gioia di vivere. Luce, fammi strumento per portare attorno a me. Luce, e chi è vicino a me sappia che tutto in te è luce. E questo era il primo brano propostoci dal gruppo musicale Reale. Hanno cantato La libertà, che in tutti i suoi aspetti deve essere fondata sulla verità. E contiene in sé il criterio della verità, la libertà, la disciplina della verità. Essere veramente liberi significa usare la propria libertà per ciò che è un vero bene. E io ne approfitto ad avere qui accanto a me Martin Esposito, il collega. Tu conosci questo gruppo? Hai qualche informazione da darci? Il gruppo si forma molto tempo fa, Luce, probabilmente la canzone più conosciuta, è tipico per chi esegue rock cristiano, rock cattolico, prendere la stessa canzone e renderla in più lingue. Parole e silenzi è la canzone che li proietta sulla scena internazionale, tradotta in 4 lingue diverse, appunto. Il loro manifesto è un po' quanto scrivono sul loro sito: cambieremo rimanendo gli stessi, continueremo a parlare del bello, del buono e della speranza sempre viva che Dio ci dona attraverso ogni nuova occasione. Grazie Martin. Ricordiamo a chi si fosse messo in ascolto da poco che stiamo seguendo la preveglia da Tor Vergata, subito dopo l'arrivo di Papa Leone, quindi parteciperemo tutti insieme alla veglia di preghiera e domani messa conclusiva di questo giubileo dedicato ai giovani, messa presieduta dal pontefice, sempre qui nella grande spianata di Tor Vergata.
Ecco il reale, sfatando il mito dello sfigato cattolico, per usare un po' un termine caro ai giovani, e affidandosi alla provvidenza, dal 2009 ad oggi questo gruppo ha girato tutta l'Italia, lo ha fatto visitando oratori, piazze e teatri e proponendo un concerto che riassume 5 dischi di buona musica in vere e proprie tournée fatte di concerti veri, sostenuti da sempre più persone che si riconoscono così in questo modo di rapportarsi con Dio. La loro non è una crociata per convertire il mondo al cattolicesimo, ma la condivisione di una esperienza. Finché la democrazia lo consentirà, vogliono essere una voce libera con una proposta diversa. È facile perdere la speranza, la fede nel Signore, vedendo attorno a noi tanti fratelli che soffrono, che vivono nella povertà e nella fame. Che Dio dunque dia speranza. Il Signore aiuti tutti i giovani a riconoscere la sua voce in mezzo alla confusione del mondo di oggi, a seguirlo pur in mezzo alla diversità dei modi di vita proposti dalla nostra società pluralista. Ecco, mi sento di dire, il Signore conceda loro oggi e sempre di conoscerlo più chiaramente, di amarlo più profondamente e di seguirlo più direttamente, perché è Lui il nostro Dio. Dei palazzi griderò che tu hai salvato me, per questo credo in te. A piedi nudi per le strade correrò, dicendo a tutti che esiste il vero re. Io sono tuo da sempre, ti amo e sarò tuo per sempre.
E viene salutato da questo applauso il gruppo, l'esibizione del gruppo musicale Reale. Tra poco verrà proiettato il video in preparazione della prossima giornata mondiale di Seul nel 2027 a Seul in Corea del Sud per la giornata mondiale della gioventù. Peregrino de España, peregrino de América Latina, peregrino de mi país, El Salvador, peregrino de Estados Unidos, de todos. E dalla collega spagnola vengono salutati i gruppi presenti di lingua spagnola, cita alcuni provenienti dal Salvador, dalla Spagna. Anche lei ripete la comunicazione di servizio, cioè che i giovani rientrino nei vari settori a loro destinati per dare la possibilità alla papamobile di passare lungo le corsie transennate, quindi ancora una volta di rientrare nei settori. Sono oltre 1 milione i giovani presenti a questa veglia e a conclusione del giubileo dei giovani qui a Tor Vergata. Ecco che viene introdotto, come già anticipato, il video preparato per la prossima giornata mondiale di Seul. Da ogni dove siamo qua riuniti. Let your faith mature through studies, work, sport, music and art. Lasciate maturare la vostra fede attraverso lo studio, il lavoro, lo sport, la musica, l'arte, che sia sostenuto dalla preghiera e nutrito dai sacramenti. Diventate una fonte di ispirazione ed aiutate coloro che sono attorno a voi. La vita non è una questione di accumulo, di accumulare. È molto di più che il mero successo. Essere veramente vivi significa essere trasformati dall'interno, da dentro, essere aperti all'energia dell'amore di Dio. Nell'accettare il potere dello Spirito Santo, anche voi potete trasformare le vostre famiglie, le vostre comunità, le vostre nazioni. Liberate questi doni, fate sì che la saggezza, il coraggio, la reverenza siano dei segnali della vostra grandezza. Il vostro primo impegno riguarda la vostra formazione di cristiani. Raggiungere una conoscenza viva di Gesù, fare nella fede un'esperienza di Lui attraverso la preghiera, l'ascolto della Sua parola, la catechesi sui fondamenti del credo, il servizio ai fratelli bisognosi. Aprite con tutti un dialogo sincero, condividendo le ansie, i problemi e le gioie che tutti i giovani hanno in comune. Mostrate loro con la vita più che con le parole la grandezza del dono di Dio che avete ricevuto e che ha trasformato la vostra esistenza. Ustedes jóvenes que han vivido este gozo, ustedes que cultivan sueños grandes. Giovani, voi avete fatto questa esperienza di 3 giorni, avete mostrato i vostri grandi sogni, ma spesso avete paura che non si avverino. Pensate che non ce la farete. Come giovani volete cambiare il mondo. Questo va bene, è ottimo che vogliate cambiare il mondo. Come giovani volete cambiare tutto, volete lavorare per la giustizia, per la pace.
dedicate tutta l'energia della vostra vita alla creatività, eppure vi sembra che non sia sufficiente, eppure la Chiesa e il mondo ha bisogno di voi giovani, come la terra ha bisogno di pioggia. A tutti voi, cari giovani, che sono il presente e il futuro. Sì, a tutti voi Gesù adesso dice: non abbiate paura, non abbiate timore. E il video che è stato proiettato riguardava il terzo tema in programma in questa preveglia, cioè il tema dedicato alla spiritualità e alla preghiera. La preghiera è lo strumento più inoffensivo a cui si possa ricorrere, eppure un'arma potentissima. Essa è una chiave capace di forzare anche le situazioni di odio più inveterato. Quindi mi scuso che avevo annunciato invece, come era previsto dalla scaletta preparata precedentemente, il video riguardante la GMG di Seul nel 2027. Ci stiamo avvicinando alla conclusione di questa preveglia. Adesso assistiamo all'esibizione di un ballerino spagnolo. Si tratta di Sergio, un giovane spagnolo, Sergio Bernal, che si sta esibendo qui sul palco allestito nella spianata di Tor Vergata. Ancora subito dopo altre testimonianze, qualche informazione riguardante Sergio Bernal Alonso. Questo è il nome del ballerino che si sta esibendo, nasce a Madrid nel 90 e fin da piccolo mostra un talento enorme per il mondo della danza, tanto da iniziare a ballare a 4 anni. Impara soprattutto il flamenco e la sevillana, danze tipiche spagnole. Il 2002 dà il via alla sua carriera perché viene ammesso al Conservatorio Reale di Madrid. Ballerino danza numerose compagnie, le più prestigiose di tutto il paese iberico, e ottiene il ruolo di primo ballerino, questo nel 2008, nella compagnia di Rafael Aguilar. Ha collaborato con vari artisti molto famosi nel mondo della danza, e nel 2012 prende parte anche del Balletto Nazionale di Spagna e nel 2016 viene nominato primo ballerino. Numerosi anche i premi e gli attestati ricevuti da questo ballerino spagnolo, ripeto, Sergio Bernal Alonso. A proposito di quello che vuole comunicare danzando, in una recente intervista ha dichiarato: metto nelle mie esibizioni la mia insicurezza, perché sono una persona insicura. Su molte cose, ha dichiarato, sono fermo e ho una direzione ben chiara. E dimori all'ombra dell'Onnipotente. Dì al Signore: mio rifugio, mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai i terrori della notte,
nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Basta che tu guardi e con i tuoi occhi vedrai il castigo degli empi, poiché tuo rifugio è il Signore e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò, perché a me si è affidato. Lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà e gli darò risposta. Presso di lui sarò nella sventura. Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Che meraviglia, un forte applauso per Sergio Ed era Bernal. l'esibizione del ballerino spagnolo Sergio Bernal Alonso, che viene ringraziato e salutato dalla presentatrice, dalla conduttrice spagnola. Bailando in frente a casi 1 milione di persone in este Sta momento tan chiedendo especial. cosa ha sentito ballando, esibendosi di fronte a 1 milione di persone, a 1 milione di giovani. Esta tarde aquí con todos vosotros es un evento probablemente uno de los más importantes È un evento en los molto próximos 25 importante. años, así que compartir con todo este público, con toda esta gente que vienen solo para Che ho compartir la potuto fe. condividere con questo pubblico, questi giovani presenti qui a Tor Vergata. Es un momento muy importante, pero ¿qué papel tiene la fe en tu arte, en tu danza? Che importanza ha la fede nella tua arte, nella tua danza? Ha significado estar hoy aquí. Cuando era pequeño soñaba con bailar. Quando para ero millones de piccolo personas. sognavo di ballare, Tenemos 1 millón de jóvenes llenos de adesso l'ho ganas de potuto fare conquistar el davanti a 1 mundo, milione de di ser giovani, felices, di persone qui. compartir el amor. Así que hoy puedo decir que la fe ha Oggi hecho posso que dire che la fede posso llegar aquí y hacer algo que a lo mejor nunca hubiera imaginado. Y qué mejor manera de poter vivir este ballare jubileo que con davanti a tante esperanza. persone, Gracias, ecco, Sergio. questo non potevo immaginarlo. Y ahora tenemos a un artista que viene desde Brasil. Se ha cruzado el mundo para estar aquí con nosotros. Es un apasionado de la guitarra. E Ya ha adesso un publicado más de artista 100 brasiliano, canciones. Además tiene más de 1 millón de suscriptores en YouTube y confiesa que está muy feliz de estar ci aquí stiamo con avvicinando nosotros. veramente Un fuerte all'arrivo aplauso di para Papa Leandro che accompagnerà a Tiago Leone. Brado. Abbiamo Tiago Brado adesso, l'ultima rivelazione della musica cattolica brasiliana. I suoi video, come ha ricordato poco fa la presentatrice, ricevono milioni di accessi su YouTube, il che lo rende uno dei gruppi musicali cattolici più seguiti nelle reti sociali. Questa essenza. Dio vuole abbracciarvi. Let's go. Cadê os jovens da língua portuguesa aí?
jovens do Brasil, Portugal, Angola, todo mundo. Abra o seu coração agora. Grazie reale. Sono venuto qui per gettare il mio passato in te, il lavare i piedi stanchi dai lividi e dalla solitudine. Oggi sono qui non perché lo merito, lo so, tu sai dove sono stato e sarò, conosci bene il mio profumo, ma tu sai anche che sono lacrime sincere, perché come dono da ridarti, mio re, ho soltanto la mia vita. Io non sono degno, ricevi il mio nulla, perdonami ancora e da vita in me. Abbracciami forte, Signore, il senso di tutto è profumare del tuo amore. Senhoras e senhores, meus queridos amigos da banda Reale. Sono venuto qui per gettare il mio passato in te, per lavare i piedi stanchi dai lividi e dalla solitudine. Oggi sono qui non perché lo merito, lo so, tu sai dove sono stato e sarò, conosci bene il mio profumo, ma tu sai anche che sono lacrime sincere, perché come dono da ridarti, mio re, ho soltanto la mia vita. Io non sono degno, ricevi il mio nulla, perdonami ancora ed abita in me. Abbracciami forte e calma il mio cuore, son tuo mio Signore, e il senso di tutto è profumare del tuo amore. É tudo que tenho, recebe o meu nada e faz a morada.
E quello che stiamo ascoltando è Tiago Brado, ultima rivelazione della musica cattolica brasiliana, accompagnata dalla band italiana Reale. Vedendo i tantissimi giovani qui presenti nella spianata di Tor Vergata, mi vengono in mente le parole di Giovanni Paolo II, che disse: quello che i giovani cercano nei loro incontri è Cristo stesso. E in un mondo così confuso, in cui tante certezze crollano, molti giovani scoprono in Cristo un amico di cui fidarsi, una guida sicura, quella roccia su cui possono costruire la propria esistenza. Ragazzi, è molto molto importante un annuncio che vi prego di seguire, ve lo chiedo con il cuore: liberate i corridoi, entrate nei vostri settori, altrimenti il Papa non può passare. E vediamo che l'elicottero con a bordo Papa Leone XIV sta giungendo qui a Tor Vergata tra poco, quindi potremo accogliere l'ingresso del pontefice. Ancora una volta i conduttori di questo incontro invitano i giovani a raggiungere i propri settori per dare la possibilità a passare con la Papa mobile lungo le corsie transennate. Ecco che sta per atterrare. Ci dobbiamo fermare e subito dopo seguiremo ancora questa lunga veglia di preghiera. Right now we will have another musical band. This is a very special one. Y ahora tenemos una banda musical muy especial, un fenómeno musical, no solo en España, sino en todo el mundo, nacido en 2013, guiado por el sacerdote José Pedro Manglano, que cantan en las horas santas en esta hora de educación, de oración, adoración eucarística. Un fuerte aplauso para Hakuna Music Group. Espera a oscuras por tu pueblo que te reza guardando la aurora. Te rogamos, por las naciones paganas que tienen sed de ti sin saberlo. Ten piedad, ten piedad. Por los pueblos oprimidos, por el totalitarismo y la opresión de la mentira, por aquellos perseguidos por tu nombre que se ocultan para orar, y aquellos extraídos de su hogar, con sus perseguidores dejados por el odio. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Por los que no nos aman, por los que no sabemos amar, por los que sufren y agonizan, duermen en el hospital, por los que hoy es su última noche, cuyos ojos no verán el nuevo día. Ten piedad, ten piedad. Por todos los que sufren la tentación del suicidio, por los dispuestos a dejar ganar al mal, por aquellos cuyas noches son interminables, y a los que la angustia les
les ha quitado la paz. Trabajan en la prostitución y se ven obligados a vender su amor, por los que caen en la trampa del vicio y las drogas, por los que hoy duermen en prisión, por los que hoy esperan su ejecución, por aquellos a los que torturan, por criminales, por los ladrones, por los que erran en soledad, por los que sufren la indiferencia de los demás. Por la ciudad, por todos sus habitantes, que en sus sueños solo existas tú. Solo existas tú. Por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro, por los alejados entre la multitud, por los niños que descansan en el seno de su madre, por las mujeres que van a dar a luz, para que reine tu paz en cada hogar, por los que quieren saciar tu sed de amar. L'applauso per Papa Leone, che vedete è iniziato il giro con la Papa mobile, davvero un'emozione incredibile. Tra poco l'abbraccio a tutti voi presenti, poi sul palco la preghiera all'inizio della veglia, il Papa pregherà di fronte a un ostensorio di fronte al quale hanno già pregato, un ostensorio che arriva da Torino, di fronte al quale hanno pregato Giorgio Frassati, San Giovanni Bosco, insomma un momento di raccoglimento e di preghiera davvero intenso. Rudy. Una grande emozione, quindi tra pochissimo inizierà il momento che stiamo aspettando da tante ore, però fatemi dire che lo spettacolo più bello di questa giornata, e credo che siamo tutte e tre d'accordo, siete stati proprio voi. Grazie veramente a tutti, grazie. Ringraziamo a tutti, anche peregrini in spagnolo, in inglese, in tutte le lingue. È stata una giornata bellissima, veramente. Di grande intensità, grazie a Vatican Media, ai media vaticani che ci hanno permesso anche di essere collegati con tutte le persone, tutti quei giovani che non sono potuti essere qui questo pomeriggio. Ma intanto l'applauso, l'abbraccio a Papa Leone che vedete è proprio qui vicino a noi per salutarvi, per abbracciarvi
e il tutto sarà commentato proprio dalla musica diretta dal maestro Marco Frisina con il suo coro. Sono tantissimi elementi pronti per fare festa in questo momento così speciale. Ancora l'applauso per Papa Leone! E vi lasciamo proprio con loro. Jubilate Deo, 400 coristi, 70 orchestrali. Iniziamo così, proprio con Jubilate Deo, e viva Papa Leone! Ciao a tutti! Ciao a tutti, Ciao. grazie! Ciao!
vita chiaro ci rivela che non si vive se non si cerca la verità. Mille strade arriviamo a Roma, sui passi della fede, sentiamo l'eco della parola e risuona. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati. Siamo arrivati tutti noi pellegrini della diocesi di Vittorio Veneto per il Giubileo dei Giovani a Tor Vergata, nel grande spiazzo che ci ospita tutti. Siamo oltre 500.000 di ragazzi arrivati qui a Roma per l'incontro con Papa Leone XIV. Questa sera alle 20:30 trasmetteremo proprio sulla Tenda TV la diretta della veglia con il pontefice e poi domani mattina la messa. E allora Sara, com'è andata questo arrivo? E raccontaci un po' di come adesso stanno trascorrendo il tempo i nostri pellegrini. Eccoci, allora siamo qua, siamo tutti riuniti, ci siamo accampati un po' allo stile di Lisbona della GMG per chi ci segue da là e stiamo facendo un po' di festa in attesa della veglia con il Santo Padre. Alle nostre spalle vedete la grande croce simbolo del Giubileo, sul palco stanno esibendosi un po' di artisti da tutto il mondo che ci intrattengono con la musica, ci tengono compagnia sotto questo caldo che va e viene, qualche nuvoletta ci aiuta un po', ma insomma il caldo si fa sentire, però è bello essere qua tutti insieme, uniti anche nella fatica dell'arrivare a Tor Vergata, del trovare un posto a Tor Vergata, ma soprattutto dell'aspettare fino a questa sera il momento chiave per il quale siamo qua. Allora vi lasciamo a qualche intervista che abbiamo pensato per voi per introdurci a questa sera. Siamo qui con Vanessa da San Menemiano, a cui chiediamo quali aspettative ha per questa serata e per la giornata di domani. Allora, guarda, io ho partecipato anche alla GMG ormai nel 2023, quindi in realtà le aspettative sono molto alte. Spero tanto di vivere bene il momento della veglia, che sono sicura sarà un momento memorabile, e anche gli attimi dopo, che sicuramente ci sarà l'opportunità di conoscere altra gente un po' proveniente da tutto il mondo e quindi fare nuove amicizie. E sono anche molto fiduciosa per la messa di domani, non vedo l'ora di vedere il Papa finalmente dal vivo. Grazie. Eccoci, siamo con Marta della parrocchia di Oderzo, una dei giovani di Vittorio Veneto. Allora Marta, ti chiediamo intanto tu quando sei arrivata al Giubileo e se puoi raccontarci un po' com'è stato arrivare a Tor Vergata, com'è stata la sistemazione sotto il sole in questo grande prato tutti insieme. Ciao, allora io sono arrivata lunedì con il gruppo All In, quindi partendo da Conegliano, insomma con le 5 corriere che sono arrivate qui a Roma. E allora oggi diciamo che è andata bene, nel senso che dopo una lunga camminata siamo arrivati qui a Tor Vergata con il caldo che ci ha accompagnato tutto il tempo, però insomma ce l'abbiamo fatta, siamo qui, ci siamo sistemati. Abbiamo avuto qualche difficoltà magari nella sistemazione, ma perché ci tenevamo a noi giovani della diocesi a stare tutti insieme. Alla fine abbiamo trovato una soluzione, quindi siamo tutti qui insomma nella stessa area e insieme a tantissimi altri giovani da tutto il mondo. Adesso appunto attendiamo l'appuntamento di stasera con Papa Leone XIV. Nel frattempo ascoltiamo qualche gruppo musicale e qualche testimonianza che ci vengono proposti. Grazie Marta, grazie per la tua testimonianza. A voi. E allora cari telespettatori, grazie per essere stati con noi anche in questa giornata di sabato da Roma per il Giubileo dei Giovani. Ora vi lasciamo alla diretta della veglia di Papa Leone XIV con i giovani qui a Tor Vergata e ricordiamo che il contributo è realizzato in collaborazione tra la Tenda TV L'Azione e la Pastorale Giovanile Diocesana di Vittorio Veneto.
Laudetur Jesus Christus, buonasera a tutti e benvenuti a questa trasmissione in diretta da Roma in occasione della veglia di preghiera per il Giubileo dei Giovani. Prima di continuare salutiamo l'amico Orazio Coclite che fino adesso ci ha Abbiamo accompagnato. seguito il Preveglia, adesso a te il compito di commentare questo momento di preghiera. Domani giornata, lo ricordiamo, messa conclusiva di questo Giubileo. E allora io vi saluto, vi ringrazio per la cortese attenzione e invito tutti gli ascoltatori a rimanere sintonizzati sulle frequenze della Radio Vaticana e seguire questo momento di preghiera con la veglia presieduta da Papa Leone XIV, che ha portato per un lungo viale, un lungo percorso, ha portato la croce del Giubileo. Grazie a tutti, buona serata e buon lavoro a Marco Tellana. E vediamo Papa Leone che adesso consegna la croce ai giovani. Diciamo, stiamo seguendo i momenti preparatori all'inizio di questa veglia di preghiera che Papa Leone XIV guiderà insieme con i giovani che sono giunti a Roma da tutto il mondo proprio per celebrare il loro giubileo. Questi due momenti, questa sera e domani poi con la celebrazione dell'Eucaristia qui da Tor Vergata, saranno il momento culminante appunto della celebrazione del giubileo. A nome di Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, a quanti ci seguono attraverso il portale web di Vatican News, al canale YouTube, alla diretta Facebook, come anche ai radioascoltatori che ci seguono tramite le loro reti connesse con noi, Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Colbe di Schio Vicenza, MPE Radio FM Lazio Umbria, Radio Oreb di Vicenza, Radio Condivisione Palermo, il più cordiale benvenuto nel Signore. Benvenuti anche a tutti coloro che si sono collegati con noi tramite le dirette di Eurovisione e Mondovisione. Con voi ad accompagnarvi in questa diretta il vostro Don Massimo Tellan, che insieme ai miei collaboratori traduttori saremo insieme con voi a vivere questa esperienza di gioia e di fede con questo 1 milione di giovani che ha raggiunto Tor Vergata per pregare con Papa Leone XIV. Vediamo il palco e in questo momento si stanno anche preparando, appunto prendendo posto le diverse persone, e vediamo sul palco la croce che sovrasta quello che sarà appunto il luogo della celebrazione eucaristica di domani, che è il medesimo crocefisso Gesù sacerdote che si trova sulla croce che Papa Leone ha portato fino a questo momento, che poi è la croce di questo giubileo Pellegrini di Speranza, mentre dalla regia ci consegnano questa meravigliosa immagine della spianata di Tor Vergata, spianata inaugurata, lo ricordiamo bene, 25 anni fa da San Giovanni Paolo II per il giubileo, per la giornata mondiale dei giovani durante il giubileo del 2000. Anche il sole comincia a tramontare, quindi ci offre delle immagini toccanti, no? Che ci consegnano tutto il calore che questi giovani in questa settimana, a partire da lunedì scorso, con il primo arrivo qui a Roma, hanno profuso in tutta la città. Un calore che nasce dal loro entusiasmo, dalla loro gioia di essere qui
di essere insieme con Papa Leone e di poter testimoniare la loro fede e di poter pregare anche per la pace. Papa Leone, lo ricordiamo, nella messa di accoglienza che ha celebrato martedì sera, il 29 di luglio, Monsignor Fisichella, prefetto per il Dicastero dell'Evangelizzazione e responsabile appunto di questo giubileo, ha presieduto, e al termine della quale lui ha voluto fare questa sorpresa. Papa Leone, arrivando a salutare i giovani, ha invitato tutti i giovani presenti in piazza San Pietro, in via della Conciliazione, a dire davvero: vogliamo la pace, vogliamo la pace, vogliamo la pace. E ora inizia la celebrazione con il canto Tu sei Pietro. E abbiamo appena ascoltato il coro della Diocesi di Roma, diretti da Monsignor Marco Frisina, cantare Tu sei Pietro, le parole tratte dal Vangelo di Matteo, le parole di Gesù
a conferma della sua professione di fede, la professione di fede dell'Apostolo Pietro. Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, ha detto il Signore Gesù a Pietro. E siamo qui per partecipare a questa veglia di preghiera con Papa Leone, il 267esimo successore dell'Apostolo Pietro. Siamo qui con Pietro, mentre la regia ci consegna questa immagine bellissima del sole che tramonta dietro al palco di Tor Vergata sul quale svetta la croce. Palco chiaramente composto per questa celebrazione, ma nel medesimo punto, lo dicevamo prima, dove San Giovanni Paolo II nel Giubileo del 2000 ha dato appuntamento ai giovani appunto di tutto il mondo che sono giunti a Roma per celebrare l'allora giornata mondiale della gioventù insieme con lui. Appuntamento che anche Papa Francesco aveva dato al termine della giornata mondiale dei giovani a Lisbona, quando aveva annunciato che la prossima giornata mondiale dei giovani sarebbe stata a Seul. E abbiamo visto prima dalle immagini della diretta tante bandiere appunto di Seul, e passando però, disse Papa Francesco, per Roma. E i giovani sono qui con Papa Leone per celebrare questo momento di preghiera, di gioia, di fede, e ripartire poi domani al termine della celebrazione eucaristica, avendo confermato la loro professione di fede, avendo rinnovato le promesse del proprio battesimo, avendo celebrato il sacramento della riconciliazione. Lo ricordiamo proprio ieri al Circo Massimo, 30.000 giovani hanno celebrato il sacramento della riconciliazione, e domani, dopo aver passato in questi giorni le varie porte sante di Roma, delle 4 basiliche maggiori di San Pietro, San Giovanni il Laterano, San Paolo, Santa Maria Maggiore, domani con Papa Leone celebreranno l'Eucaristia, e con la forza dell'Eucaristia ripartiranno, ciascuno per le proprie diocesi, per le proprie città, per i propri paesi, ripartiranno per il mondo intero per testimoniare la gioia della fede che hanno sperimentato in questi giorni a Roma, sulle orme degli apostoli Pietro e Paolo, insieme con Papa Leone, insieme con il successore del beato apostolo Pietro. E la regia continua a consegnarci queste immagini bellissime di questa spianata con 1 milione di giovani di Tor Vergata, mentre in fondo vediamo la struttura del Calatrava che è stata completata proprio in vista di questi giorni del Giubileo, per poter fornire tutti quelli che sono i servizi necessari per accompagnare e sostenere la presenza di questo 1 milione di giovani che da questa mattina ha cominciato un poco alla volta a popolare questa grande spianata verde, e che passerà la notte qui, dopo aver celebrato tra poco insieme la veglia di preghiera con Papa Leone, in attesa di celebrare insieme con lui l'Eucaristia domani mattina. Una notte che sarà una notte di gioia, di preghiera ora, ma poi anche di attesa, gioiosa come solo i giovani sanno fare. Ci è facile immaginare che non molti di loro dormiranno questa notte, proprio anche nella gioia dell'incontro e della condivisione tra tante nazionalità diverse, quelle nazionalità che si sono viste anche in questi giorni per le vie di Roma, con le bandiere di tante nazioni, tutte accompagnate dalla bandiera della pace. Un giubileo questo che non può non risentire del clima che stiamo vivendo. E ora ci prepariamo ancora con questo canto del coro della diocesi alla celebrazione.
ed abbiamo ascoltato il canto di preparazione eseguito dal coro della diocesi di Roma, diretto da Monsignor Marco Frisina, mentre appunto i giovani hanno una rappresentanza dei giovani dei diversi continenti, ha preso posto anche sul palco accanto alla sede dove tra poco arriverà Papa Leone per presiedere questo momento di preghiera, di veglia insieme con loro, che prepara alla celebrazione poi di domani della messa conclusiva, celebrativa del Giubileo dei Giovani, Giubileo dei Pellegrini di Speranza. E questi giovani in viaggio attraverso Roma in questi giorni sono stati una autentica testimonianza di gioia e di speranza nel futuro, un futuro che è nelle loro mani e che noi adulti siamo chiamati a costruire insieme con loro, accompagnandoli con fiducia e speranza. E ora vediamo Papa Leone che si sta recando verso la sede per iniziare insieme la celebrazione. E ora di nuovo il canto Tu sei Pietro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Cari giovani, dopo aver camminato, pregato e condiviso questi giorni di grazia del Giubileo a voi dedicati, ci ritroviamo ora nella luce della sera che avanza per vegliare insieme, nella certezza che Cristo ci è sempre accanto e cammina con noi. Invochiamo ora lo Spirito Santo, perché come i discepoli di Emmaus anche i nostri cuori siano riscaldati dalla sua presenza e dalla sua parola. E insieme cantiamo il Veni Sancte Spiritus, sentendoci tutti presenti in questa spianata di Tor Vergata, unendoci nella preghiera con Papa Leone.
ora, dopo la preghiera allo Spirito Santo, l'orazione. Come i 2 discepoli del Vangelo, ti imploriamo, Signore Gesù, resta con noi. Tu, divino viandante, esperto delle nostre strade e conoscitore del nostro cuore, non lasciarci prigionieri delle ombre della sera. Sostienici nella stanchezza e orienta i nostri passi sulla via del bene. Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. E adesso ci saranno 3 domande che i giovani rivolgeranno in 3 lingue diverse, in inglese, in spagnolo e in italiano a Papa Leone, e alle quali lui risponderà. E quindi ci disponiamo in questo atteggiamento di ascolto. La prima domanda riguarda il tema dell'amicizia, un tema caro ai giovani di ogni tempo e di ogni luogo e di ogni cultura. Ascoltiamo insieme. Santo Padre, soy Dulce María. Tengo 23 años y vengo de México. Sono Dulce Maria, ho 23 anni, vengo dal Messico. Le parlo come portavoce di una realtà che viviamo i giovani in tante parti del mondo. Siamo figli del nostro tempo. Viviamo in una cultura che ci appartiene e che senza rendercene conto ci sta formando. Sta segnata dalla tecnologia, specialmente nell'ambito dei social media. E continuamente ci illudiamo di avere tanti amici, di creare rapporti vicini, ma ogni volta e molto spesso sperimentiamo diverse forme di solitudine. Siamo vicini e collegati con tante persone. Ciò nonostante non sono rapporti veri né duraturi, ma effimeri e normalmente illusori. Santo Padre, la mia domanda è: come possiamo trovare un'amicizia sincera e un amore genuino che ci portino alla vera speranza? E come la fede può aiutarci a costruire il nostro futuro? Cari giovani, i rapporti con altre persone, sono indispensabili per ciascuno di noi, cominciando per il fatto che tutti gli uomini e le donne del mondo nascono come figli di qualcuno. La nostra vita comincia con un collegamento, con un legame, ed è attraverso di questo legame che cresciamo. In questo processo la cultura gioca un ruolo fondamentale. È il codice con cui ci capiamo tra di noi e interpretiamo al mondo. Come un vocabolario. Ogni cultura ha tante sia parole nobili come parole volgari, valori e errori che bisogna imparare a riconoscere. Cercando con passione la verità, non soltanto riceviamo una cultura, ma la trasformiamo attraverso le scelte di vita. La verità, infatti, è un vincolo che unisce le parole alle cose, i nomi ai volti. La bugia, invece, separa questi aspetti, generando confusione e malintesi. Adesso, tra le tante connessioni culturali che caratterizzano la nostra vita, Internet e i social media si sono convertiti in una straordinaria opportunità di dialogo, incontro e scambio tra le persone, così come di accesso all'informazione e alla conoscenza. Ciò nonostante, questi strumenti risultano ambigui quando sono nominati per logiche commerciali e interessi che rompono i nostri rapporti in mille intermittenze.
A questo proposito, il Papa Francesco ricordava che a volte i meccanismi della comunicazione, della pubblicità e dei social media possono essere utilizzati per farci essere intorpiditi, dipendenti del consumo. E poi, voi sapete, oggi ci sono algoritmi che ci dicono quelli che dobbiamo vedere, quello che dobbiamo pensare e chi dovremmo essere e chi dovrebbero essere i nostri amici. Allora, i nostri rapporti diventano confusi, ansiosi, instabili. E quando l'istrumento domina l'uomo, l'uomo diventa in un strumento di mercato e a sua volta in merce. Soltanto i rapporti sinceri e i legami stabili fanno crescere le storie di una vita buona. Cari giovani, ogni persona desidera naturalmente questa vita buona, come i polmoni tendono all'aria, ma quanto è difficile è trovarla. Quanto è difficile trovare un'autentica amicizia. Secoli fa, San Agostino percepì il profondo desiderio del nostro cuore. Ancora questo desiderio è ogni cuore umano, ancora senza conoscere oggi il sviluppo tecnologico di oggi, senza conoscerlo. Anche lui è passato per una gioventù tempestuosa, ma non si è conformato, non era soddisfatto, non mettette a tacere il clamore del suo cuore. San Agostino cercava la verità che non defrauda, la bellezza che non passa. E come la trovò? Come trovò un'amicizia sincera, un amore capace di dare speranza? Trovando a chi già lo stava cercando, trovando a Gesù Cristo. E come ha costruito il suo futuro? Seguendolo a Lui, Gesù, il suo amico da sempre. Nelle parole sue, nessuna amicizia è fedele se non in Cristo. D'Agostino ci dice che non c'è nessuna amicizia che è autentica a meno che sia radicata in Cristo. La vera amicizia è sempre in Gesù Cristo, con verità, amore e rispetto. E soltanto Lui può essere felice ed eterna. Ama veramente al suo amico chi ama Dio nel suo amico. L'amicizia con Cristo che sta nella base della fede non è soltanto un aiuto tra tantissimi altri aiuti per costruire il futuro, ma è la nostra stella polare. Come scriveva il beato Pier Giorgio Frassati, vivere senza fede, senza un patrimonio per cui difendere, senza sostenere una lotta per la verità, non si vive, ma ci accontentiamo. Quando i nostri rapporti riflettono questo intenso legame con Gesù, certamente diventano sinceri, generose e vere. Cari giovani, tra di voi, volersi bene in Cristo, saper vedere Gesù negli altri. L'amicizia può veramente cambiare il mondo. L'amicizia è una strada per la pace. L'amistad è il cammino per la pace. L'amicizia è la strada per la pace, come ha detto anche in italiano lui. E ora, insieme al termine di questa risposta di Papa Leone, come avverrà anche nelle prossime risposte, cantiamo il canone di Taizé, dove è carità e amore, lì c'è Dio. Ubi caritas et amor, Deus ibis est.
Santo Padre, Ed ora la seconda mi domanda chiamo Gaia, che i giovani ho rivolgono, 19 l'altro tema, anni il coraggio e per sono scegliere. italiana. Questa sera tutti noi giovani qui presenti vorremmo parlarle dei nostri sogni, speranze e dubbi. I nostri anni sono segnati dalle decisioni importanti che siamo chiamati a prendere per orientare la nostra vita futura. Tuttavia, per il clima di incertezza che ci circonda, siamo tentati di rimandare e la paura per un futuro sconosciuto ci paralizza. Sappiamo che scegliere equivale a rinunciare a qualcosa e questo ci blocca. Nonostante tutto, percepiamo che la speranza indica obiettivi raggiungibili, anche se segnati dalla precarietà del momento presente. Santo Padre, le chiediamo, dove troviamo il coraggio per scegliere? Come possiamo essere coraggiosi e vivere l'avventura della libertà viva, compiendo scelte radicali e cariche di significato? Grazie per questa domanda. La pregunta es come La domanda encontrar è la valentia come per escoger. trovare il coraggio per scegliere. Where can we find the courage to choose? Dove trovare il coraggio di scegliere, come abbiamo detto già in spagnolo. La scelta è un atto umano fondamentale. Osservandolo con attenzione, capiamo che non si tratta solo di scegliere qualcosa, ma di scegliere qualcuno. Quando scegliamo in senso forte, decidiamo che vogliamo diventare. La scelta per eccellenza, infatti, è la decisione per la nostra vita. Quale uomo vuoi essere? Quale donna vuoi essere? Carissimi giovani, a scegliere si impara attraverso le prove della vita. E prima di tutto ricordando che noi siamo stati scelti. Tale memoria va esplorata ed educata. Abbiamo ricevuto la vita gratis, senza sceglierla. All'origine di noi stessi non c'è stata una nostra decisione, ma un amore che ci ha voluti. Nel corso dell'esistenza si dimostra davvero amico chi ci aiuta a riconoscere e rinnovare questa grazia nelle scelte che siamo chiamati a prendere. Cari giovani, avete detto bene, scegliere significa anche rinunciare ad altro e questo a volte ci blocca. Per essere liberi occorre partire dal fondamento stabile, dalla roccia che sostiene i nostri passi. Questa roccia è un amore che ci precede, ci sorprende e ci supera infinitamente. È l'amore di Dio. Perciò davanti a Lui la scelta diventa un giudizio che non toglie alcun bene, ma porta sempre al meglio. Il coraggio per scegliere viene dall'amore che Dio ci manifesta in Cristo. È Lui che ci ha amato con tutto se stesso, salvando il mondo e mostrandoci così che il dono della vita è la via per realizzare la nostra persona. Per questo l'incontro con Gesù corrisponde alle attese più profonde del nostro cuore, perché Gesù è l'amore di Dio fatto uomo. A riguardo, 25 anni fa, proprio qui dove ci troviamo, San Giovanni Paolo II disse:
È Gesù che cercate quando sognate la felicità. È Lui che vi aspetta quando niente vi soddisfa di quello che trovate. È Lui la bellezza che tanto vi attrae. È Lui che vi provoca con quella sete di radicalità che non vi permette di adattarvi al compromesso. È Lui che vi spinge a deporre le maschere che rendono falsa la vita. È Lui che vi legge nel cuore le decisioni più vere che altri vorrebbero soffocare. La paura lascia allora spazio alla speranza, perché siamo certi che Dio porta a compimento ciò che inizia. Riconosciamo la sua fedeltà nelle parole di chi ama davvero, perché è stato davvero amato. Tu sei la mia vita, Signore, è ciò che un sacerdote e una consacrata pronunciano, pieni di gioia e di libertà. Tu sei la mia vita, Signore. Accolgo te come mia sposa, come mio sposo, la frase che trasforma l'amore dell'uomo e la donna in segno efficace dell'amore di Dio e nel matrimonio. Ecco, scelte radicali, scelte piene di significato. Il matrimonio, l'ordine sacro, la consacrazione religiosa esprimono il dono di sé, libero e liberante, che ci rende davvero felici. E lì troviamo la felicità quando impariamo a donare noi stessi, donare la vita per gli altri. Queste scelte danno senso alla nostra vita, trasformandola a immagine dell'amore perfetto che l'ha creata e redenta da ogni male, anche dalla morte. Dico questo stasera pensando a due ragazze, Maria, 20enne, spagnola, e Pascale, 18enne, egiziana. Entrambe hanno scelto di venire a Roma per il Giubileo dei Giovani e la morte le ha accolte in questi giorni. Preghiamo insieme per loro. Preghiamo anche per i loro familiari, i loro amici e le loro comunità. Gesù risorto le accolga nella pace e nella gioia del suo regno. E ancora vorrei chiedere le vostre preghiere per un altro amico, un ragazzo spagnolo, Ignacio González, che è stato ricoverato all'ospedale Bambino Gesù. Preghiamo per lui e la sua salute. Trovare il coraggio di fare le scelte difficili e dire a Gesù: tu sei la mia vita, Signore. Lord, you are my life. Grazie. Tu sei la mia vita, Signore, anche in lingua inglese. È determinata anche la seconda risposta di Papa Leone all'intervento di questa giovane italiana sul tema proprio del coraggio. E abbiamo anche ascoltato come Papa Leone ha voluto contestualizzare questo momento dentro ai fatti anche di cronaca che hanno toccato questi giovani giunti a Roma, queste due ragazze che sono tornate alla casa del padre in questi giorni mentre si trovavano proprio a Roma, e anche questo ragazzo che è stato ricoverato al Bambino Gesù ha invitato a pregare per le ragazze defunte, per le loro famiglie, le loro comunità, e a pregare anche per la salute di questo giovane ricoverato. E chiediamo ancora una volta con il canto
di essere portatori di questa carità, di questo amore che è presenza di Dio. E ora la terza domanda, il richiamo al senso del bene, al valore del silenzio. Holy Father, in inglese. my name is Will. Santo Padre, sono I'm 20 years Will, old, ho 20 anni e provengo dagli Stati Uniti. Vorrei porle una domanda a nome di così tanti giovani che desiderano qualcosa di più profondo nel loro cuore. Siamo attratti dalla vita interiore, anche se all'inizio siamo giudicati come una generazione superficiale, poco incline alla riflessione, ma in profondità ci sentiamo attratti verso ciò che è bello, ciò che è buono, come fonte della verità. Il valore del silenzio, come in questa vigilia, ci affascina, anche se alle volte incute timore a causa di un senso di vuoto. Santo Padre, le chiedo, come possiamo veramente incontrare il Signore risorto nelle nostre vite ed essere certi della Sua presenza anche tra le tribolazioni e le incertezze? All'avvio di questo anno giubilare, Papa Francesco ha pubblicato un documento chiamato Spes non confundit, che significa la speranza non delude. In questo documento scrisse: nel cuore di ogni persona la speranza è racchiusa come desiderio e attesa del bene. Nella Bibbia la parola cuore di solito si riferisce all'essere più intimo di ciascuna persona. Questo include la nostra coscienza. La nostra comprensione, quindi, di ciò che è buono riflette come la nostra coscienza è stata formata da coloro che abbiamo incontrato nella nostra vita, coloro che sono stati buoni con noi, coloro che ci hanno ascoltato con amore, coloro che ci hanno aiutato. Queste sono persone che vi hanno fatto crescere nella bontà e hanno pertanto formato la vostra coscienza a cercare il buono nelle vostre scelte quotidiane. Cari giovani, Gesù è l'amico che ci accompagna sempre nella formazione della nostra coscienza. Se veramente volete incontrare il Signore risorto, allora ascoltate la sua parola, che è il Vangelo della salvezza. Riflettete sul vostro modo di vivere, cercate la giustizia per costruire un mondo a dimensione più umana. Servite i poveri e quindi testimoniate al buono e al bene che noi sempre vorremmo ricevere dai nostri prossimi. Insieme a Gesù Cristo nell'Eucaristia, unitevi a Lui, adoratelo nel Santissimo Sacramento, la fonte della vita eterna. Studiate, lavorate e amate secondo l'esempio di Gesù, il buon Maestro che sempre cammina al nostro fianco. Ad ogni passo, cercando il bene, chiediamogli: resta con noi, Signore. Rimani con noi, Signore, in italiano. Resta con noi, perché senza di te non possiamo fare quel bene che vogliamo fare. Tu vuoi il nostro bene. In effetti, Dio, tu sei il nostro bene. Coloro che ti incontrano vogliono che altri ti incontrino, perché la tua parola è una luce più luminosa di ogni stella che illumina la notte più buia. Papa Benedetto XVI amava dire che coloro che credono non sono mai soli. In altre parole, incontriamo Cristo nella Chiesa, cioè nella comunione di coloro che lo cercano sinceramente. Il Signore stesso ci raduna insieme per formare una comunità, non solo una comunità qualsiasi, ma una comunità di credenti che si sostengono a vicenda. Quanto il mondo ha bisogno di missionari del Vangelo che sono testimoni di giustizia e di pace. Quanto ha bisogno il futuro di uomini e donne che sono testimoni di speranza. Cari giovani, questo è l'obiettivo, il compito che il Signore risorto affida a ciascuno di noi. Sant'Agostino scrisse: sei tu che stimoli l'uomo a dilettarsi delle tue lodi, perché ci hai fatti per te e il nostro cuore non ha posa finché non riposa in te. Che io ti cerchi, Signore, e ti invochi credendoti.
A seguito di queste parole di Agostino, in risposta alla vostra domanda, invito ciascuno di voi a dire al Signore: grazie Gesù per avermi chiamato. Il mio desiderio è rimanere come uno dei tuoi amici, di modo che nell'abbraccio con te io possa essere anche un compagno di viaggio per altri che incontrerò. Concedi, oh Signore, che coloro che mi incontrano possano incontrare te, anche attraverso i miei limiti, le mie fragilità. Pregando con queste parole, il nostro dialogo continuerà ogni volta che andremo a guardare il Cristo crocifisso, perché i nostri cuori saranno uniti in Lui. Ogni volta che adoriamo Cristo nell'Eucaristia, i nostri cuori saranno uniti in Lui. Infine, la mia preghiera per voi è che voi possiate perseverare nella fede con gioia e coraggio. E possiamo dire: grazie Gesù per averci amato. Grazie Gesù per averci amati. Grazie Gesù per averci chiamati. Stay with us, Lord. Resta con noi, Signore. Quédate con nosotros, Signore. Resta con noi, Signore, in spagnolo. E si è conclusa anche questa terza risposta di Papa Leone, mentre appunto ora saluta il giovane che gliela rivolta a nome di questo milione di giovani che affolla la spianata di Tor Vergata per unirsi nella preghiera insieme a lui. Preghiera che è il luogo appunto dove trovare anche il coraggio, dove trovare e incontrare il Signore risorto. Ci ha detto proprio Papa Leone, ricordandoci che nell'Eucaristia noi incontriamo il Signore e tra poco anche proprio avremo modo di metterci davanti all'Eucaristia e incontrare il Signore risorto. Ed ora insieme acclamiamo al Vangelo che tra poco sarà proclamato con il canto dell'Alleluia. Ora vediamo Papa Leone che infonde l'incenso per venerare il libro del Vangelo che sarà proclamato dal diacono che ora si pone davanti a lui per ricevere la benedizione. Anche i giovani che sono sul palco attorno all'altare si sono alzati in piedi mentre il diacono ha preso il libro dei Santi Vangeli e si reca in processione con il turibolo, la navicella e le candele al lambone per proclamare il Vangelo che sarà tratto dal Vangelo di Luca, la storia dei
2 di Emmaus. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ora incensa il libro dei Santi Vangeli, prima di proclamare la pericope evangelica tratta dal Vangelo di Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, 2 dei 2 discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino? Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose: solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni. Domandò loro: che cosa? Gli risposero: ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro: stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista.
Ed essi dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. Gloria a Deo Cristo. E ora vediamo il diacono che ha appena proclamato il Vangelo recarsi davanti a Papa Leone per porgergli il libro dei Vangeli e con questo dare la benedizione ai giovani presenti a questo momento di preghiera e di veglia. Ed ora la liturgia ci invita a un momento di silenzio, di raccoglimento, per lasciare che questa parola che abbiamo appena ascoltato entri nel nostro cuore, attecchisca e produca frutto. E il canto dell'Anima Christi ci introduce alla seconda parte di questa veglia. Il diacono tra poco porterà il Santissimo, l'Eucarestia nello stensorio, sull'altare, incenserà l'Eucarestia ed entreremo nel clima della preghiera orante, quella preghiera che proprio Papa Leone ci invitava a vivere per incontrare il risorto. Oh
oste maligno Papa Leone, indossato il piviale, sta ora incensando l'Eucarestia, Gesù risorto, presente nel Santissimo Sacramento dell'altare, in ginocchio davanti a Lui. Con Lui, tutti noi, ci mettiamo in un clima di preghiera e di adorazione del Signore crocefisso risorto.
ed il ritornello del canto Eccomi accompagna le strofe del Salmo 39 che saranno pregate nelle diverse lingue. Ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto dalla fossa della morte, dal fango della palude, i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi, mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio. Molti vedranno e avranno timore e confideranno nel Signore. Beato l'uomo che spera nel Signore e non si mette dalla parte dei superbi, né si volge a chi segue la menzogna. Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, quali disegni in nostro favore. Nessuno a te si può paragonare. Se li voglio annunziare e proclamare, sono troppi per essere contati.
An Schlacht- und Speiseopfern hast du keinen Gefallen. Brand- und Sündopfer forderst du nicht. Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto, ecco io vengo. Sul rotolo del libro di me è scritto, che io faccia il tuo volere. Mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel profondo del mio cuore. Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea. Vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. Non ho nascosto la tua grazia e la tua fedeltà alla grande assemblea. Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. La tua fedeltà e la tua grazia mi proteggano sempre, poiché mi circondano mali senza nubeno. Le mie colpe mi opprimono e non posso più vedere. Degnati, Signore, di liberarmi. Accorri, Signore, in mio aiuto. Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano. Dicano sempre, il Signore è grande, quelli che bramano la tua salvezza. Io sono povero e infelice. Di me ha cura il Signore. Tu, mio Dio e mia liberazione, mio Dio
non tardare. Ed ora ci raccogliamo anche noi di nuovo in un momento di silenzio per dire anche noi con il salmista il nostro eccomi. Eccomi Signore, io vengo per fare la tua volontà. Resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Reste avec nous, Seigneur. Le soir approche. Nelle diverse lingue viene ripetuta questa invocazione dei due viandanti di Emmaus che facciamo nostra. Resta con noi perché si fa sera. Bleib bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron.
Gdy zajął z nim miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy oczy im się otworzyły i poznali go. Quando se pôs à mesa, tomou o pão, recitou a bênção, partiu e entregou-lhe. Nesse momento, abriram-se-lhe os olhos e reconheceram-no. Non ardeva forse in noi il nostro cuore, mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Did not our hearts burn with us as he talked with us, along the way when he explained the scriptures to us? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras?
E il canto Resta con noi, Signore, composto da Monsignor Marco Frisina, nelle diverse lingue, ha accompagnato questo momento di preghiera e di intima comunione con il Signore. Ed il canto Pane di vita nuova ci accompagna verso il momento della benedizione eucaristica, a compimento di questa veglia di preghiera dei giovani insieme con Papa Leone. E infuso l'incenso, Papa Leone ora sta incensando appunto il Santissimo Sacramento dell'Eucarestia, a compendio della nostra preghiera di adorazione che sale a Dio come profumo di suave odore.
Preghiamo. O Dio, che nel mistero eucaristico ci hai dato il pane vero disceso dal cielo, fa che viviamo sempre in te con la forza di questo cibo spirituale e nell'ultimo giorno risorgiamo gloriosi alla vita eterna per Cristo nostro Signore. E dopo l'orazione, Papa Leone indossa adesso il velo omerale per dare a tutti noi la benedizione eucaristica. Mentre la regia ci dona le immagini di questa immensa distesa con 1 milione di giovani in preghiera con Papa Leone. Ed ora vediamo che il Santissimo Sacramento lascia l'altare e il palco e viene riposto nel tabernacolo, mentre viene intonato il canto mariano del Magnificat, con Maria magnificando le grandi opere del Signore. Magnificat, che viene cantato dal gruppo Il Volo. Salutari meo Magnificat, E Papa Leone si porge davanti alla copia della Salus Populi Romani,
che è custodito l'originale nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Infonde l'incenso per venerare l'icona di Maria, la Salus Populi Romani, protettrice della città di Roma. E al termine del canto del Magnificat, composto con le parole appunto mariane da Monsignor Frisini e cantato da Il Volo, sentiamo alzarsi dalla piazza spontaneo un applauso dalla presenza massiccia di questi giovani. Vorrei ringraziare il coro, la musica, grazie per accompagnarci. Grazie a tutti voi. Gracias.
Mi raccomando, riposatevi un po'. Appuntamento domani mattina qui per la Santa Messa. Auguri a tutti, buonanotte. E davvero un saluto e un augurio paterno da parte di Papa Leone, che ben conosce i giovani. Nell'augurargli buonanotte, passeranno la notte in questa distesa di Tor Vergata in attesa appunto di celebrare domani mattina con lui l'Eucaristia, che è appunto il punto culminante di questo loro giubileo che li ha visti protagonisti, pellegrini di speranza nelle strade di Roma. Anche noi ci avviamo progressivamente alla chiusura di questa diretta dalla spianata di Tor Vergata, dove abbiamo pregato insieme con i giovani e Papa Leone nell'ascolto della parola, nel trovare insieme al Papa le risposte alle domande che questi giovani si portano nel cuore, e da ultimo all'incontro con Gesù risorto, come ci ha detto Papa Leone, proprio nell'Eucaristia, perché Lui è la risposta al nostro bisogno di felicità, e nell'amicizia con Lui possiamo davvero cambiare il mondo, trovare strade nuove, ha detto il Papa. Vediamo che sta lasciando piano piano il palco, salutando i ragazzi che sono lì accanto a lui. E mentre ci avviamo allora alla conclusione, possiamo anche fare i nostri saluti alle radio a noi collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto in Blu Radio, Radio Colbe di Schio Vicenza, MP Radio Lazio Umbria, Radio Oreb di Vicenza, Radio Condivisione Palermo. Un ringraziamento, permettetemelo, anche ad Alberto Giovannetti, che mi ha assistito in console dalla regia, e ai due traduttori Patricia e Martin. Davvero accogliamo la gioia che questi giovani ci hanno trasmesso e che Papa Leone ha saputo ben interpretare nelle sue risposte. Domani mattina, come lui stesso ha detto al termine di questa veglia, ci ritroveremo qui, a partire anche con la diretta con i media vaticani. Potete quindi seguirci, continuarci a seguire attraverso Radio Vaticana, Vatican News, Vatican Media, la diretta Facebook, il canale Instagram, in tutti i modi nei quali davvero potete essere connessi con noi e unirci a questa moltitudine di giovani che si stringono intorno al successore di Pietro, a Papa Leone, e vogliono con lui camminare, come anche il Papa ha invitato a fare all'inizio di questa veglia, camminare insieme come i due di Emmaus e scoprire che nel cammino il Signore ci accompagna. A tutti voi che vi siete uniti a questa veglia per partecipare insieme con i giovani e con Papa Leone a questo momento di preghiera, i più cordiali saluti, con l'auspicio di essere davvero dei testimoni coraggiosi ed entusiasti, con l'entusiasmo tipico dei giovani, galvanizzato e galvanizzante, proprio di questi giovani pellegrini, camminare insieme nella speranza con il Signore risorto. Dal vostro Don Massimo Tellan, buonanotte, buon riposo e a domattina. Laudetur Jesus Christus.